Amici dell'usignolo squillante, eccoci qua insieme al mitico fratello di Mago Merlino, che sarebbe il buon Lio, lo stregone Wolf, vero? Che introduzione Il ho bello fatto? che tu, no, veramente, cioè, il bello è che tu ogni volta che devi presentare una nuova live ti inventi Sì, verità. e il bello è che è tutto unscripted, non è che tipo se ne prepara questo, si trova qualcosa e se lo... No, tutto a caso, guarda, quel che capita. Amici del signor Squillante, non sentivo una cosa così dai tempi delle favole che facevano su Rai 3. Beh, dai, non è un'offesa questa, non è un'offesa. No, dico, sta cosa non la sentivo Ho dai dato, ho tempi. avvisato in ogni reame del mondo, ho avvisato ragazzi, c'è la live, c'è la La live. live di In stasera. realtà almeno di una volta c'era anche Instagram, una volta TikTok non so neanche come si avvisava, quindi, vabbè, comunque su Instagram ai tempi lo dicevo ragazzi, c'è la live, oggi c'è solo Discord e Telegram per me, perciò va bene, sì. Sì. Erano altri tempi, Jack, erano altri tempi. Sì, aspetta che ho avvisato Leonardo, mi diceva, vai, ci sentiamo poi nella live. Ho detto, sì, va bene che io sono il partito, nel senso, Leonardo, avvisiamolo. Oh, boia, me la ricordo sta missione, questa è una missione che stavamo andando a rilassarci al ristorante e poi siamo caduti, precipitati nel baratro, è successo di tutto, ma guarda, un casino sta missione. Sono quelle cose che piacciono a me, tipo, è una sera tranquilla fuori e succede il finimondo. Allora, comunque, aspetta che mi ha scritto Leonardo, guarda che mi scrive da lì, dico, non ci sono, non ci so, ok, perfetto, grazie. Boia. Allora, eccomi qua. Allora, ma che poi abbiamo questo vestito selvaggio, veramente, vabbè, andiamo. Io un po' di giorni che non gioco Mass Effect, finalmente giochiamo. Pensa che oggi non doveva esserci questa live, pensa, dovevamo farla giovedì scorso, e oggi doveva esserci probabilmente... Poi giovedì scorso hai avuto quel problema, quindi sei dovuto saltare. Sì. E poi ironicamente no, beh, sto meglio di giovedì scorso, però ho questo mal di testa, tutto da un lato, tutto da un lato. Avevo preso un colpo di freddo probabilmente, sai. Mal di testa tutto da un lato. È fastidiosissimo. Comunque ci Poi è siamo. successo, poi Jack è successo quello che è successo. Ah, sì, ma tanto io venerdì poi l'ho fatta, ma fatta The Last of Us, poi ho detto, No, cavolo, ma sono... allora, Mm? io te lo dico, io venerdì, Vabbè, raccontalo per oltre chi che... non c'era. Allora, raga, praticamente che è successo? Ciao Venerdì Leonardo. pomeriggio, ciao Leo, ciao Ice. Ciao Ice. Purtroppo venerdì pomeriggio un idiota, per non dire peggio, con la macchina ha messo sotto un gattino che io stavo accudendo e se n'è scappato. Il fatto che ad esempio Leo si è preoccupato, Jack si è preoccupato che io non ero in live, che io sono uno Perché dei per primi me che era un dice segno che c'era qualcosa. Ma sentivo che c'era qualcosa che non andava, lo sentivo. che Jack, che sono uno dei primi quando Jack parlava a presentarmi, è Esatto. stato per questa cosa qui, praticamente non me la sono sentita. E che l'unica cosa, anche per distrarmi, mi sono messo a montare i video, a finire di montare i video No, è presto, e Leonardo è presto. per caricarli. Sì, beh, ci credo. Comunque è presto, per dirlo adesso. Corso scudetto, siamo neanche a metà anno. Ce n'è di tempo. Non ha perso lo scudetto. Quindi ecco perché raga non ci sono stato venerdì. Certo, ma non è che c'era bisogno di una giustificazione, il problema è che purtroppo è una cosa brutta, perché ti dici, vabbè, non me la sentivo, non mi andava, quel giorno non mi andava, è una giustificazione normale del tempo, oh, non c'avevo voglia, devo dire, c'avevo voglia per fare i No, miei. di Ma quella è di una cosa più. brutta che però è Allora, adesso... Jack, il fatto è che quando succedono queste cose qua, ovvero a me mi è successo anche in un'altra occasione, che quando Ciao Matteo, ma certo che grazie a te per esserci, sono io che devo ringraziarvi ragazzi. Comunque il oggi... fatto Dimmi. che ho perso questi animaletti, io diciamo mi inizio a comportare in un modo che anche, che ne so, faccio un esempio, Leo dice lo sappiamo che stai soffrendo per me, però questa è la live di Jack, Ma chi è che... c'è No, no, cos'è? Ma faccio un chi... esempio. Ah, ma no, non lo direbbe mai, non lo direbbe mai. No, Ma, ma guarda, sono nato io a fartelo dire in diretta perché...
via di sta malattia, sì Matteo, io ho mal di testa, siamo tutti messi male. Lio ha perso il gattino che accudiva, e questa è la cosa più grave. Tu hai la malattia che ti è tornata, io ho sto mal di testa che mi fa impazzire, però oggi non potevo mancare. È Allora, stato proprio che si lancia in stile non Roman Reigns, ma in stile Macho Man 26, cioè Roman Reigns. Comunque lo voglio però poi vedere Shepard che sale sulla terza, anzi sale da un palazzo e si butta di sotto con un elbow drop pazzesco. No, comunque come ti stavo dicendo Rex. Praticamente sta cosa qui c'era il rischio che se ero in live e per caso qualcuno mi diceva guarda so che soffri ma la live di Jack, ma guarda mi sarei arrabbiato per primo io ho detto guarda sarei stato il primo a esplodere, mi conosci come sono queste cose, no te lo dico, si parla di animali ragazzi. Sarebbe finita che mi sarebbe, ma io non lo facevo le live quando sono morti i miei gatti, non ne ho fatto le live il giorno dopo, anche 2 giorni dopo, se non ce la facevo, non me la sentivo proprio, figurati, penso qualcosa. Poi ripeto, a me, guarda, i vecchi vicini che avevo avevano 3 Rottweiler, per carità non c'è nulla di male, il problema è che non li avevano addestrati. Anzi, grazie. No, è che raga, veramente ve lo dico, era un patatino, era letteralmente grande quando una mia Lio, senti qua, questa è una storia brutta, purtroppo vera. I miei vecchi vicini avevano 3 Rottweiler. E questi 3 Rottweiler sono stati spietati, loro cercavano di sbranarsi i cani, e i gatti ovviamente hanno ammazzato un sacco e non potevo farci nulla, ho cercato di chiedere aiuto alle associazioni, ma non possiamo farci niente, nessuno che poteva difendere i gatti. Ma il fatto è che questo io ho sentito la botta, questo qui praticamente che ha fatto, è andato proprio a prenderlo in pieno, appena così è poi ripartito subito, perché che se io lo prendevo questo software non tornava a casa vivo, quindi tu lo sai che è uno che conosco io, che questo qui si vantò che vinse una causa, senti che schifo. Allora praticamente lui stava attraversando la strada con la macchina e un cane esce di corsa, gli tampona verso contro la macchina e lui tira sotto il cane. Penserai, questo qui avrà pagato, no? Ha chiesto, questo qui della macchina, che questo conosco io, ha chiesto soldi alla proprietaria del cane che è morto e si è fatto rimborsare un sacco per i danni alla macchina perché non era venuto io personalmente pensate, ha perso, cioè ti rendi conto che roba, cioè io dico ma non c'è umanità. No Jack, io te lo dico, se ero il proprietario di sto cane, io dicevo sì tranquillo, lui si è giustificato così con me. Dice io ho l'Asperger, non me ne frega nulla, non posso, ho il diritto di non provare emozioni, dice, perché lui giriti, potrebbe avere anche l'Alzheimer, potrebbe avere il cavolo che vuoi. Ma io la prima cosa che faccio passare la, come si chiama, la legge e tutto. Perché l'Asperger è una cosa che in effetti ti rende meno emozionale, molto più. Lo so. Non è una malattia brutta, è una. No, io andavo da questo tranquillamente. E bussavo a casa appena aveva una capocciata sul naso. Stavo pensando il BFG di Doom. No, una capocciata sul naso, lo bloccavo con qualcosa legandolo e tutto, e davanti a lui facevo la stessa cosa alla sua famiglia. E lui fa, ma perché tu mi hai ammazzato? Vabbè, ma non possiamo raccontare storie di vendetta. Alla fine purtroppo è uno schifo, ok? È uno schifo. Uno schifo è uno schifo, ragazzi. Non ci possiamo fare nulla. Purtroppo. Ripeto, in ogni caso lo sai anche tu, Lo sai anche tu che non si può fare nulla, guarda, in questi casi. Lo so. Il fatto c'è che era, guarda, ti giuro, se tu lo guardavi, era grande quando una delle. Io ho le mani grandi. Guarda, io ho perso i gattini appena nati, guarda, ne so qualcosa. Io lo sai, e te lo dico, questi è i secondi gattini che io perdo. Perché i primi sono stati i gattini della mia gatta che purtroppo per il fatto che lei ancora non era vaccinata, purtroppo
quando diede alla luce i micetti durarono pochissimo. E quindi quella fu la prima cosa. La seconda, che è stato sto micetto qui. Jack, io ti giuro, io sto micetto l'avevo chiamato Yanez. Era Come? di un Yanez, come il personaggio di Sandokan. Ah, Era ok. di un biondo bellissimo, di occhi Licenza azzurri revocata di nuovo. Intanto ci hanno revocato la licenza. Che bello. che erano bellissimi. Ma io ti giuro, io dovrò beccarlo un giorno di questi. Ma sai questo chi qui. è almeno? Sai chi è? Ma che no, non lo so, ma Da me girano i faccio furgoni, conto. perciò vado. No, io ti dico una cosa, Jack. Visto che qua al paese mio la fanno pagare anche a chi non c'entra niente, Che Ora però è mi sbagliato, inizio Ma chi non c'entra mi niente. inizio mi inizio a comportare, magari Ripeto, così. chi non c'entra niente è un errore grave, perché non puoi colpire una persona a No, caso. ma io gliel'ho detto a un'amica mia che lavora magari al comune, che è vice sindaca. Io gli ho detto, Beh, o mettete un dosso qua dove sto io, così che sani si iniziano a rallentare. Oppure la prossima volta a qualcuno di questi gli faccio tornare il fio sciangato. Mi dispiace, sì. ma va a finire così. Quindi, Guarda, io non incoraggio nessun comportamento violento, ma ripeto, capisco la rabbia, posso capire. perché ora, sinceramente mi sono Ma sai di rotto, Henderson, Jack. la Normandy, la mia nave. Dico, sinceramente ora mi sono rotto, lo sai perché? Perché quando sono stato vittima di bullismo hanno fatto la stessa cosa ai miei primi 2 cani, li ho salvati quasi per Sì, miracolo. meno male che a me, guarda, E non la- hanno mai toccato gli e- animali per queste no, cose. e praticamente non fecero niente, né carabinieri né nessuno, quindi sinceramente mo Non fanno mi mai sono nessuno. rotto e grosso, Non quindi fanno mai nulla, guarda, non è solo per il bullismo, proprio perché la gente se ne frega. Guarda, comunque Jack, anche per cambiare discorso e cose. Raga, avete visto alla fine anche uno come John Cena si è ritirato, ho cavolo. visto, ho mandato Uno anche dove si può vedere l'ultimo l'ho show. visto, l'ho vista. E guarda, se posso dirlo personalmente, Sì. il fatto che all'ultimo ci siano state persone che siano andate dietro a coso, dietro a Gunder, a fargli da vicino alla faccia e anche a quasi ad alzargli le mani, Vabbè, alzare le mani è sbagliato. Ma loro volevano creare uno. Volevano creare. Loro saranno contenti perché dicono adesso la gente ce l'ha con lui e lo fischieranno brutalmente. Cioè, sono proprio No, con. ma Vabbè, allora io ma ti posso ripeto, dire, dove erano Washington lì, da quelle parti lì. sì, no, ma io ti dico, io ho pure ascoltato altri youtuber che hanno parlato di sto Vabbè, argomento. esagerato, non doveva esserci un No, intervento. e molti hanno detto che questa ultima sconfitta di John Cena, Poi ti dico la dice, mia. è giustificata per il fatto che Ma è giustificata. dice ci sia una sorta di regolamento fatto dalla WWE, secondo la quale colui che si deve ritirare non si può ritirare con una vittoria, ma si deve ritirare con una sconfitta. Dillo un Non so perché Kogan, sta dillo un cosa. Kogan che ha stracciato sia Shawn Michael che Randy Orton. Dillo un Kogan. Che non. A parte quello, Dillo Bret Hart. ma dice che forse che sia stato lo stesso John Cena Ma sicuro, a chiedere sta cosa. ma sicuro che l'ha chiesto lui. Perché dice che lui sembra aver chiesto sta cosa perché voleva dimostrare al pubblico che seppur molti di loro lo consideravano come un supereroe, anche lui aveva le sue debolezze e c'era la cosa che anche lui poteva venire sconfitto. Beh, è Quindi giusto. lui ha È detto giusto, sta cosa ragazzi, è qui. giusto. È giusto. Ma comunque E poi quest'anno penso, John Cena. Cavolo, poteva essere gestito meglio il suo ritorno. Attenzione, ragazzi, abbiamo il briefing. allora, Solo un attimo lì, solo un attimo che c'è una scena pazzesca. Immediately after the attempt on Shepard's life, Khan made an interesting call. I'm cutting you off. I'm returning your down payment now. What's the problem?
Turn on a vid screen. When I sell a gun, I don't want it showing up on the nightly news. You won't be linked to me. Save it. Our association is terminated. And if you even think of coming after me, I've got info. Chi è Massimiliano Allegri questo qua? time. So you ponder that. Khan out. So that's her Sono identity. antipatico perché vinco. Looks like he's got an ID disguiser. Those things are a pain in the ass to get around. È lui. Adesso gli sollevo. Lo sollevo. Metterò Khan sotto torchio, esatto. Whoever that voice was, Khan's Comunque, nervous enough come to stavo cut the dicendo, loose. Jack, il We can fatto squeeze Khan until a è che contract drops penso out. che, allora, anche il fatto che Easier la said than done. He has a gestione panic del room John inside the Cena casino, Hill a good place la to hold potevano up. fare meglio, He ma had fu those anche programs perché lo past the door, stesso, but lo the stesso cameras The and Rock guards se n'è andato. complicate Beh, The Rock li ha fregati tutti, ha fatto partire la storyline e poi si è tirato fuori. Secondo me, perché The Rock, sapete, The Rock voleva Cody, ha fatto l'offeso. Ma io volevo Cody. E lui ha detto, io torno, lui una volta ha anche detto, io torno quando ci sarà Cody dalla mia Avrebbero parte. dovuto, no, avrebbero dovuto fare sta cosa, cioè, ovvero avrebbero dovuto far perdere Cody in qualche modo per far poi vincere John Cena o a massimo Roman Reigns per fare in modo che poi Cody firmasse Esatto, diciamo così, il contratto che vendeva la sua anima. esatto, esatto. Vabbè, ma dai, era stupida l'idea del contratto dell'anima, comunque non è idea stupida. Vabbè, se l'hanno preso lo sai dove? Non ti devo Dalle dire. diverse storie come Marvel. si chiama? No, dalle diverse storie che c'è nel mondo rap. Ovvero si Rap. dice che c'è stato un rapper che per diventare famoso dice abbia venduto anche la sua anima. Ma guarda, ci sono anche i cantanti non rap, anche in Italia ce n'era una, non mi ricordo chi, che diceva che aveva venduto, lei disse lei, non mi ricordo chi era sta qua, che disse, ma io ho venduto l'anima, andiamo, ho fatto un patto, ma sono cose che si dicono. Anche Bob Dylan disse quello, ma non è che ci credi. Hai visto il film di Street Fighter? C'è Cody e Reigns? Sì. L'ho visto. E personalmente posso dire una cosa, Sì. Reigns ce lo vedo bene con quella cosa lì di interpretare Akuma, ma Cody no. Chi fa aspettavo- Gale? Sì, ma per Gale mi aspettavo, personalmente mi aspettavo più uno come Brock Lesnar, che di fisico ci arriva a uno come quello No, lì. non è super. Ma sono muscolosi questi Street Fighter che ci penso. No, Sì. quelli di Street Fighter sono muscolosi e personalmente io non ce lo vedo Cody. Cody ce l'avevi visto bene per qualche altro personaggio, Sì. se poi ce ne sono stati altri. Vabbè, ma anche Jean-Claude Van Damme comunque non è che fosse. Oh, ma c'è Brook in squadra, ma che roba assurda, ragazzi. Poi Brex, Vabbè, sì, vabbè, adesso che si è ritirato, coso, che si è ritirato, come si chiama, metto John Brex. Cena. Pazzesco. Praticamente tutti quanti vorrebbero vedere Vabbè, John dai, Cena ma sì, impersonare Master Bison, quindi sì, ci starebbe. sì, ci Attenzione. starebbe, però valla poi a fargli uscire quando quello si pompa, a fargli uscire le vene di fuori o fargli gli occhi bianchi, visto che No, guarda, Master l'ha Bison- fatto per ogni attore, basta un po' di CGI e passa la paura, dai. CGI, un po' di passa la paura. CGI. No, ma non si può, no, ti Vedi un prego. John Cena in CGI che cresce No, come io Hulk. non Dai, posso dopo averlo visto vedere- con Harrison Ford, ragazzi, ed era No, uno io schifo non posso vedere un non posso colosso vedere come- di Harrison Ford, avrete uno schifo. Mamma mia, come carina Io non Brooks po- in questa versione. Jack, No, io Vrex. non posso vedere Vrex con quello smoking. È troppo strano. Ma quanto sei Sì, te? Leo, ma questo non c'è dubbio. Noi stiamo parlando dei film. Cioè, adesso sicuramente, prima di tutto, John Cena si deve recuperare cosa? Si deve recuperare un sacco la muscolatura alle gambe. Se avete visto negli ultimi video, John Cena camminava come fosse un anziano, perché letteralmente gli si stanno distruggendo le gambe. Ma cosa gli è Lui, successo a la John prima Cena? cosa, tu non so se hai visto, ci sono alcuni video dove si vede John Cena e Jack che non cammina con le gambe dritte, cioè che cammina con le gambe leggermente arcuate, cioè leggermente piegate, e ti fa strano.
cioè ti fa strano perché cammina, si vede che poi cammina anche con una leggera difficoltà. Io non vorrei che gli stanno iniziando a cedere le Evening, gambe. officer. Ma esistono i chirurghi per queste cose, comunque loro che hanno i Sì, soldi per però soprattutto nella zona delle non gambe c'è voglio il rischio scommettere. che... Mi dispiace, non scommetto niente, io non sono un gioco. No, ma io Evening, adesso... Allora, Leo, come già detto, lui rimarrà comunque come leggenda. Ma io penso che adesso farà come ha fatto È The diventato Rock. il Never Seen 17. Adesso è pazzesca sta frase. Cioè, Va io che balla, penso- vai di nuovo. Balla malissimo, anch'io sono capace a ballare così, non ci vuole niente. io Ma penso- no, Rex che balla! No, non voglio rivederlo, ti prego. Rex, Sì, se lo sto vedendo ora. non ci voglio credere, non ci voglio credere. Ma non si è mai Perché- vista sta cosa. Ma perché c'è Rax che balla nemmeno se Vabbè, io balla- capisco che lei è negata a ballare, la sappiamo. Shepard è famosa per essere scarsa a ballare, ma Rex, boia Faust. Cioè Rex è letteralmente John Travolta è in la- quel film là. è la danza italiana degli anni 70 e Sì, 80. appunto, a me ricorda John Ballava Travolta in così. Pulp Fiction, ricordo. Comunque, come stavo dicendo prima, Leo stavolta ha tolta la musica, quindi non si può sta a sentire niente. Oh mio No, Dio, mi sono dimenticato. No, scusatemi, non è che ho tolto la musica, non ho abilitato il bot. Comunque, adesso ho abilitato il no, bot. rispondendo prima, Sì, tolgo i sound perché ho troppo mal di testa, è come se avessi un trapano che mi perfora. Perciò. io penso che adesso farà come ha fatto Oggi però punti doppi della top, Leonardo, goditeli che... The Rock, come ha fatto The Rock, come ha fatto Macho Man, come hanno fatto molti altri wrestler, ovvero si butterà nel cinema, o si butterà nel cinema come attore o come regista, ma come regista mi sembra difficile perché non ho mai visto film diretti da wrestler, cioè come regista di wrestler. Allora, oggi Però- comunque c'è una notizia agghiacciante. So che ragazzi, io non voglio parlare di cronaca, ma questo devo dirlo perché penso che conoscete il regista Rob Reiner, non la moglie, magari no, ma sì, che Sì. è un regista con cui abbiamo visto, sicuramente avrete visto dei film, avrete visto The Wolf of Wall Street, non riesco mai a dirlo, ma il lupo di Wall Street, The Wolf of Wall Street, sì. E Wall anche, Street, o magari anche ma- quando anni fa fece un film pazzesco che era in inglese, in Italia non mi ricordo come si chiama, ma in inglese era Stand By Me, che era un adattamento di Stephen King, di una storia bellissima di King. Io avevo letto il romanzo. Sì, ma ha fatto un sacco di film di Stephen King. Sì, Stand By Me. Era un grande lui, era un grande regista. Un grande regista e purtroppo si è scoperto che sono stati uccisi sia lui che la moglie e però poi si è scoperto che è stato il figlio a farli fuori perché... No, non è stato il figlio. Guarda, è arrivata la notizia, sì. Come no? Dicono che il figlio è stato... No, è ufficiale, è ufficiale. È stato arrestato, è ufficiale. È stato ufficiale, è stato come, cioè, c'erano testimoni, quindi insomma, ufficiale ragazzi. Prima allarme, ufficiale ragazzi. Cioè dopo, se arriva addirittura l'arresto, ormai, purtroppo, si sapeva la storia dietro, però che schifo ragazzi. Porco cane. Pensate, quello che dico sempre io è che noi pensiamo, ma sono ricchi, hanno tutto. In realtà non è vero ragazzi, non è detto che tutte le persone ricche stanno bene, sono 4 felici. milioni di dollari, che cazzo? 4 milioni di dollari di cauzione. Però qua dice che non è arrestato, cioè è stato fermato, ma non arrestato ancora. Strano, perché io avevo guardato l'ultima ora news, di solito. Io ora sto leggendo adesso la Press, si chiama sto giornale. No, la press. Siamo lì. Siamo lì. Però guarda un po' chi si mette in mezzo. Guarda un po' chi si mette in mezzo. Ciuffo? Ciuffetto? Sai cosa dice? Ero ossessionato da me e paranoico. Che strano. Cioè, questo dice sta frase proprio mentre sto regista, diciamo così,
fa sta fine. Ciuffetto, non dico nulla, ragazzi, perché se volete andare in America nei prossimi 5 anni non dovete aver detto neanche una piccola cosa neanche piccola negativa, o non vi lasciano neanche più entrare, perché veramente, quindi, assolutamente, ragazzi. Ma io penso che quando volevo No, non voglio fare il tavolo, sono contrario a sto gioco. tutte ste boiate quelle. Non è detto, potrebbe anche peggiorare, dipende, ti dirò dopo. Allora, ma non- Jackson al terzo non- mondo in Astrobot è tosto, ma quei livelli mini dove non c'è checkpoint. Infatti, mai visto quanto scleravo quei livelli, Matteo? Mi faceva impazzire quei livelli lì, fanno bestemmiare. Sì, ma io ho perso la pazienza. Aspetta, il terzo livello qual era? No, Matteo, non il terzo che livello, mi ricordo. il terzo mondo, ma non è il mondo in sé, sono quei livelli speciali che ci sono, che durano poco ma che non hai checkpoint praticamente. Commander, Mm. have a drink. No, ma comunque c'è che penso che, come ti ho detto, I did leave. che appena cambiano presidente, questi qua, il Non è nuovo detto. presidente inizierà a farli ragionare. Ma assolutamente Non è no, possibile. assolutamente no. Guarda, gli anni 50 sono andati avanti così per tanti anni. Sì, ma non vuoi fare una cosa del genere, cioè... Possono. Ragazzi, anche in Europa stanno prendendo delle misure più severe, che ormai, tipo quella che per qualsiasi sito bisogna andare. Vabbè, tu intanto che ti compri le cose dalla Cina devi pagare 2 euro in più a pacco. Questa cosa è ufficiale. Ciao sì. Baba! Da fastidio. Aspetta, Baba, rimetto il sound solo per questo, perché li avevo disattivati per il mio mal di testa. Però, ripeto, sta cosa è vera. Ciao Baba! Sacerdote. Si parlava di Astrobot. Leggi, magari Matteo, mi puoi dare qualche consiglio, Matteo? Io veramente, Jack, io per veramente questa veramente io la trovo una grandissima, Cazzo. non dico stronzata, però veramente mi fa arrabbiare non poco sta cosa, perché così loro dicono ma noi stiamo lasciando liberi tutti i cosi, come si chiama, stiamo lasciando libero non libero ma libero commercio e vogliamo far rispettare tutte le cose, sì, però che poi in realtà non è vero, però così sono state sospetto. state penalizzando le persone che, faccio un esempio, come me o come molta altra Ma gente, infatti a loro non ne frega piuttosto- nulla, lo fanno apposta per che piuttosto che spendere ha tanta 3.000, pazienza, sì. Ciao 3.000, Simo, mal di testa, ma ci sono. Calma e sangue freddo, sì. Oh, that Ma tu alla fine, Baba, hai poi iniziato il gioco ieri che volevi iniziarlo? Assassin's Creed, nel caso, se vuoi fammi sapere, solo se vuoi. L'intro è pazzesca, sta giocando Origins. dico 3.000, 4.000, 5.000 euro La tua salute, The Leonardo. lens is working. per una cosa So you don't miss Sir potrebbero Hesha. spendere molto di meno tramite sti cose qua. Follow the Blue. Ma meno male che... Aspetta, forse riesco stavolta. Follow the Blue. Che macello. No, di nuovo sta roba. Ma perché sono sospetto? Non capisco un cavolo di queste cose. Mi fa impazzire. Scusa il ritardo, scusa la risposta su Telegram. Mi devi dire che non fosse importante il contenuto. Io non lo so, Simo. Mi dici una cosa, ma non so cos'è. Devo scoprirlo. Stasera sul canale 20 c'è il film di Van Helsing con Hugh Jackman. Ancora? Bellissimo. L'ho visto quel film. A me non era spiaciuto. È tanto criticato quel cavolo di film. No. A me non è spiaciuto per niente. È Cavolo. criticato, ma secondo me è criticato per la maniera sbagliata. Sì. Perché stanno facendo la stessa cosa adesso con la serie di come si chiama? Con la serie Vabbè. con la serie di Sandokan. Vabbè. Ovvero stanno facendo paragoni con un film vecchio. Cioè, qua là era per un film vecchio, qua per quello di Sandokan è una serie vecchia. Però comunque Un attimo. il fatto è che Sì, ma c'è una telecamera che mi sta vedendo. Come faccio? Ah, qui. Progressi bypass. Se n'è. The splice is Fatto. Ho aperto la grata. E tu sia grata. Dicevo, era solo per vedere dopo le tue live di Resident Evil. Sono andato a trovare anche la versione giapponese del secondo capitolo. Che bello, cavolo! Quella è una bellissima cosa. Ancora socializzo.
Bellissimo. Ah, ancora lì che balla, guarda. Ma invece Ah, ma un'altra non ti ho cosa, detto niente perché solito mi sta riscaldata, acquisti una cosa uguale attività. Non proprio. Ai tempi fu originale, Baba. Era la Ubisoft quando con quello cambiò, rivoluzionato un po' le cose. Non è proprio... Raga, Enjoying the piccola party? curiosità, visto che Lo vedrai. stiamo comunque parlando di videogiochi e cose del That stuff genere. can put you down for the count. Che ne pensate di quello che molti chiamano il furto del secolo? Ah, ovvero il DLC Special di Edition? Michael! È vero che dovevi giocare con quello. Scusa. Ovvero la vittoria in tutti i settori. Il mal di testa. Puro, Ragazzi, io non ho ancora giocato tutto perché è un gioco impegnativo, però ripeto, è tanto bello, ma soprattutto perché finalmente non ha paura di essere classico. No, Del allora 2025. di questo lo so, però in molti stanno dicendo. Ma quella gente lì non me ne frega nulla, ragazzi, sono rosiconi, sono quelli che... mal di testa sì, tutto qua sulla destra, purtroppo oggi è ai massimi livelli, guarda, oggi proprio da impazzire, però non potevo saltare la live, l'unica è cosa... vera o no, Jack. Cosa? Però questa cosa qui che sto dicendo. Però si dice I think I saw someone doing drugs in the ladies' room. qualcuno, io non voglio dire cosa, ma qualcuno là in mezzo abbia aiutato sto gioco a vincere, perché dice che ce n'erano molti altri. Ma non è nessuno, ma guarda, non hanno gli agganci, sono appena arrivati dal nulla, vengono dal nulla questi ragazzi, vengono dal nulla. Sì, questa cosa, Matteo, è molto bella. Poi anche la cosa del gacha, ti consiglio di non trascurarla perché tanto è un gacha dove non puoi perdere, quindi quello ti dà un sacco di roba. Matteo, ti dà un sacco di roba per i personaggi che sblocchi. Cavolo, mi spiace. No, non prendo niente, non ce la faccio, so già le mie allergie, queste medicine, aspirine, cose varie, guarda, sto malissimo. Allora, purtroppo perché... boia, mi ha beccato. Ma è un disastro, volevo fare una sorta di mezzo stealth, ma non è più stealth. È uno stealth tecnologico questo. Sì, vero. Io avevo fatto il livello di God of War, è pazzesco. Matteo, ma... L'infiammatore sì, tachipirina a volte la prendo, non la prendo adesso perché la temperatura ce l'ho bassissima. Se pigli una tachipirina che avevo 31 e 1 di temperatura io, quindi mi manda, se piglio la tachipirina mi manda a 34, mi manda la tachipirina, cioè. Capisci che ho... no, quello proprio... Credo di avere un'allergia all'idrobufene. Credo, non sono sicuro, ma... Ti fa specie di reazione allergica quasi. Però non ti fa reazione allergica. Sì, non è allergica, sì, mi fa poi irritazione, prurito e cose varie. Segui il cavo rosso, non l'ho appena fatto. Disattiva la coppia di sensori. Ragazzi, è una roba allucinante sta missione, perché chi è che ha pensato, cavolo, facciamogli fare Mission Impossible questo gioco? La coppia di sensori rossi, ok. Punta una guardia per selezionarla. Ma perché vogliamo parlare di quello che è successo in Australia? In Australia, ragazzi, è l'inizio che adesso per qualunque cosa ti chiederanno tutti i tuoi dati. Ma dai, ma di nuovo. Parla con qualcuno di No, per il fatto, a parte quello lì... quello dei social. No, quella roba là non si può parlare, purtroppo, con le regole YouTube. Quella roba non si può proprio citare, guarda, abbi pazienza. Purtroppo con le regole YouTube... ma poi è bello... Allora, io non voglio... Non se ne può parlare, io. Lo so, dico, ma io non voglio queste cose. Ma perché, come mai ogni... ma è verde? È verde e c'ha diverse punte, Baba? Con gli infiammatori che dici tu. Cosa che è verde c'ha diverse... Diciamo, è una piantina, Così dicono. Sapevo che è usato come antinfiammatorio, Così dicono. Ma... Aspetta, quale piantina? No, guarda, se non posso mica dirlo, è una piantina... dicono, la chiamano la piantina della felicità, tipo, quella roba lì.
La Maria. I'm just looking for a Sì, game that sì, isn't diciamo crap. così. Ah, vabbè. Ma scusami, c'ho una telecamera che mi sta puntando. Sto grandissimo. Però poi chiama Maria, vabbè, che te mi aspettavo. Raga, non dovete essere spaventati, miseria nera. Perché sono sempre osservato io? Follow the red. Follow the red. Ecco qua, ce l'abbiamo quasi fatta. Io penso, Jack, che quando la telecamera diventa praticamente è che ti riconosce come cosa. Sì. Sì. Ma come mi manda qua il red? È impossibile. Non deve mandarmi qua il red. Mi manderà qua. Ah, eccolo, infatti ce n'è una qua. Eccola. Posso andare? Sono osservato, via libera. Ma come sospetto? C'era scritto via libera! Vedi che mi fa impazzire. You, tough girl? Un Perfect. passo dopo. I need an opinion on Via something libera. from a B-lister or below. Ci sarà una guardia qua che rompe le scatole. Sì. Allora gli mando Rex a parlare con la guardia. Mandi Rex a parlare con la guardia. Pum. È andata. Compare. Pensa che in USA. Infatti sta cosa mi fa paura perché si parla anche di Reddit. Si parla di qualsiasi cosa. Ma Reddit, ragazzi, che cavolo c'entra Reddit? Cioè, ti guardano tutte le tue attività e poi vogliono fare la cosa biometrica, questa deve ancora passare, cioè di dare quei dati biometrici, tipo la scansione della retina. Ragazzi, ma sono cose private, ma tu ti fideresti a lasciare in un database i tuoi dati biometrici che possono essere usati per scopi medici? Jack, Io no. io allora non voglio andare perché sono un infame a COD. Visto che ogni volta mi... Vabbè, ma in COD fai un po' gli eroi e un po' i cattivi, diciamo, in COD, no? Ma non vorrei per quello che dico. Ma baba. Ma certo che puoi. Ma certo che puoi. Tu baba. Ah, raga, non so se... Io ce lo vedo, vedete, e arriva il baba a tipo 30 cecchini che lo puntano e dicono ehi, tu no, ma io sono bravo. Volevo dirvi una cosa, ragazzi, a qualcuno può interessare. Sì. Da oggi fino a fine dicembre Epic mette in regalo moltissimi giochi belli importanti. No, non può che lo sto facendo, c'è Hogwarts. Sono giorni che c'è Hogwarts. Sono giorni che c'è. Una settimana quasi. Pieno i panini rossi, sì. E tu baba, però mostri le tue doti di Call of Duty e schivi, inizi a fare le schivate incredibili e chiami l'elicottero. È quello di Call of Duty 4, l'elicottero. È fortissimo l'elicottero di Call of Duty. Fai l'elicottero, alla Matrix. Ma tu, baba, usi il potere della mente, fai così e li controlli. Fai, mi basta la poco. Non esiste questa frase, non cercate un significato. Ragazzi, vi dico quali sono i giochi che Si sa già, sì, di solito si sanno prima. Sì. Allora, Hogwarts Legacy, Allora, questo finora ce l'abbiamo. Cioè, Jurassic World Evolution 2, Ok. Desperados 3, Total War Warhammer. Quello è bello, ragazzi. Quello è bello. Penso che Quello almeno lo voglio nella lista, non lo scaricherò adesso, ma cavolo, è l'elenco dei prossimi giochi gratis su Steam. ce n'è uno che si chiama, ti giuro, penso che sia tradotto, non so se è tradotto sbagliato dall'inglese all'italiano. Si chiama Polizia del Pollo, dipingilo di rosso. Quindi penso o Paint the Town Red o qualche cosa simile. Ma cavolo, bravissimi traduttori, hanno fatto un bellissimo lavoro. Ma che diavolo, va bene? Loop Hero, Lego Batman, Comandante Knin, questo è più comodino, Farming Simulator 2022. Ma ce l'ha già? Slime Rancher 2, Terraria.
Ancora. Detroit Become Human, Mortal Kombat 11 e il 31, raga, vi esce fuori un gioco che è proprio una goduria, Red Dead Redemption 2. E io Se non ce l'avete ancora, sì, assolutamente. io me li prendo tutti, quindi ora mi devo segnare. Fra 3 giorni mi Raggiungi prendo Jurassic World. Oh, di nuovo in giorno questo dopo- inferno di posto, boia. Vediamo. Have a little Stiamo parlando con Venerdì questa mi guardia qua. prendo Desperados 3. Ma non ho una telecamera che mi sta rompendo le scatoline? Sabato mi prendo Total War. Domenica mi prendo Tropico. Vabbè, lunedì Oh, ma hai passati tutti, finalmente! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh, cioè che non ricordo, ma te l'avevi giocato Black Sad? No, non ho mai giocato. Gonna have a talk. A distanza di 10 anni dall'uscita di Red Dead 2 e dal resto, sì, ragazzi, ma giocatelo, giocatelo. Raga, io c'ho il coso, io c'ho il PC che non... È vero, anch'io ho sempre avuto un PC Io me lo salvo. retrogrado rispetto Io me agli lo altri. salvo, Rick's not happy. dico, io me lo salvo e poi me lo installo in un computer nuovo, perché sto pensando di prendermi un computer nuovo. Everything's been wiped. In Quindi, realtà lì io userà un computer potenziato da unicorni What are you looking e for? inizierà a fare come la musica di Man, quella fanno eia. sì, È con lui che cavalca gli unicorni sugli arcobaleni. Ma sai che mi aveva preso Arthur Zombie, ci avrebbe spaccato. Cavolo, c'è nell'online la modalità zombie. C'è nell'online la modalità zombie, non nell'offline. Io infatti ho iniziato Red Dead Redemption 1 zombie, pazzesco. Vieni fuori e combatti, dico. Name a time and a place. Or you can hide behind voice disguises for the rest of your life. Vieni fuori e combatti. Allora ragazzi, vi faccio il solito messaggio. Se volete supportarmi potete lasciare un like al video, grazie. Ok. no, ma di più, Messaggio. allora Jack, se io lo prendo, di più lo sai perché lo prendo? Lo prendo per il fatto del come si chiama? Delle missioni, sai, per recuperare. Poi ha messo There wasn't enough time l'audio, to mi hai call. ucciso l'orecchio, scusa. When I've finished, Non pull ho up visto, ho these sentito la tua drives. voce sparata. The ones that got a wiped. mille. You think we can find Dico, something? io quello che lo faccio di Anything's più possible. per So we prendere get Red to Dead her, so we can Redemption track 2 down this threat. è quella del recuperare Ma è tutto da fare. Qua recuperare cosa? recuperare, che ne so, l'ascia vichinga, Vabbè, ma quelle sono Oh, belle. Rogan queste do cose. Doesn't count unless o both die. iniziare anche a fare quelle altre missioni che avevano detto. Sì, ma quindi- Vrex con sto vestito è Anything assurdo. useful on those Almeno meglio drives. Brooks. Vedi, Brooks Here's hoping. I'll let you know. è, what ta- we è find. talentuoso. Come già detto, è talentuoso. Ma Vrex, vestito così, è ridicolo soltanto. Ma solo io mi sono accorto che che cosa, che come si chiama? Che penso che sia il ciondolo che ha. Ma mi sono accorto solo io che Shepard c'ha quello che è piccolo taglio leggermente sul petto. Taglio? Sì, se tu ti fermi un attimo e zoomi ad altezza Oh, collo, sto zoomando. Altezza collo, sì. A collo? altezza collo, sino nelle cose, nelle come si chiama, nell'animazione. Un recapito. Sì, volevo fare un palinsesto, almeno per i primi mesi, babba. Per i primi mesi voglio fare un video palinsesto. Non li faccio mai, ma li volevo fare. Raga, lo sai che invece dovremmo fare? Ora la butto lì, ma penso che non la faremo. Dovremmo fare una nostra televisione. No, televisione. Televisione con i video nostri. No. Infatti, anch'io non io notavo delle forme, ma non era l'altezza collo. Bravo, babba, anch'io. Ok, è pazzesca sta cosa. Perché poi comunque è Shepard, è sempre Shepard. Just need another minute to crack it. Come dice sempre il buon gallina vecchia fa buon brodo, no? Vero? Sei d'accordo? Sei d'accordo lì? Gallina vecchia fa buon brodo. Like she needs it. Gallina vecchia fa You're buon the crew of the brodo. Normandy. You're legends to the rest of the Alliance. Ma... Un attimo che Quindi stavo facciamo rispondendo. che tipo di leggende. Ma che poi queste missioni a me non so se mi piace o non mi piace. Per alcune cose mi piace, per altre meno. Su quelle missioni DLC ai tempi, oggi sono detto weekend. How come everyone's always shooting at us? Un disastro sto weekend, Matteo.
un disastro. Se devo essere sincero, io sembra quasi che mi lamento sempre, ma veramente sono un weekend della schifezza, guarda. Prima di tutto che quando ti interessano delle cose cerchi in rete. Allora, sarebbe anche ora, Baba. Anche se secondo me Lost oggi è una IP che non vende più nulla, purtroppo, ed è un peccato. È tutto merito fisico. Allora, io non lo so, ma io sapevo che già c'era un gioco. E io l'ho giocato e l'ho anche platinato. Era terribile quel gioco. Era terribile il gioco di Lost. Era terribile quel gioco. Allora, Simo, Sì che l'ha platinato. diciamo che c'è, però dovessi avere le classi. L'ha platinato con me il Baba. No, l'aveva già platinato in realtà. No, sto parlando. Di Stranding può essere Lost. Già, è vero, a me piace la parte dei misteri. Cioè, tipo io. Ci sono dei giochi che hanno dei misteri pazzeschi. Tipo Deus Ex, già è molto lostiano. Council keeps sensitive historical information. Ma allora, non è Cyberpunk. vero, Simo, c'è, però so comunque missioni secondarie. Quello invece del primo Red Dead era tutta un'altra cosa, praticamente quello era un DLC a parte, non era un cosa di missione. Pizza a domicilio. Mi puzza, Jack. Detto doppio pepperoni. Sì, ma io dico mi puzza sta cosa. Sì. Cioè, GTA sembra stare nei primi storie misteriose. Conosco la cosa del misterioso killer di GTA e so anche com'è la risposta, so dei fantasmi, so tante cose. È molto disturbante GTA su certe cose. Vabbè, perché in GTA guarda, io sono contento per quel gioco, ma che quello lì festeggia lui non me ne fregava proprio nulla che festeggiasse lui. Perché in GTA quello è come se fosse merito suo. Secondo me la Francia non ci ha investito un soldo in quel gioco, insomma. Dico, in GTA 3 però quando c'è da vincere un premio tutti no, perché non ho gli armamenti? Che cosa è successo che mi hanno svuotato? No. Non lo so. Dico, ma perché in GTA 3 non c'è stato l'easter egg, diciamo così, dell'articolo di giornale di Zombie Elvis? Quindi sì, c'era. E c'erano questi giornali che se tu riuscivi a ammirarli, a bloccarli in un punto e ammirarli, diava la notizia del zombie Elvis, ovvero che Elvis non era mai morto. Vabbè, ma è una cosa storica di GTA. E forse GTA 3 è forse attualmente l'unico GTA che ha dei prodotti reali inseriti nel gioco. Perché tutti non è l'unico, davvero. Ti dico per lo tiro perché non è l'unico. C'è un sacco di giochi che hanno dei prodotti inseriti. Sì, no? ma io dico della cosa di GTA, della famiglia di GTA. Dico della famiglia di GTA, se la andiamo a vedere, è cosa ho fatto? Cos'è che ho pastato qualcosa? Adesso c'ho il peso. Ah no, meno c'è. No, non li ha fittizi. E lo sai perché? Perché Ma se ne devo fucile a pompa io comunque. ad esempio in GTA 3 abbiamo il camion della Coca-Cola. Madonna. Coca-Cola, no, Nuca-Cola si chiama. No, Nuca-Cola è quella No, in GTA 3 era la Coca-Cola. C'era proprio il coso, come si chiama? C'era io non mi ricordo un Coca-Cola, io non me lo ricordo. Giocai come Tomb Raider. Sì. Allora, sì, mi ispira. La Nuca-Cola, Jack, la Nuca-Cola è di Fallout. Infatti, sì, quello sicuro, quello sì, d'accordo anch'io. No, dico, la Coca-Cola in GTA 3 c'aveva proprio i camion, come si chiama? I camion proprio... Porca miseria. Aveva i camion proprio marchio. Trovato, sono arrivato a quello che avevo, sì. Ok, ho trovato le armi giuste. Allora, Ida, incremento, facciamo sovraccarico, matrice di difesa, facciamo sovraccarico, va bene, aggiungicata questa, l'altra, poi abbiamo questa qua, facciamo singolarità, che mi piace potenziarla, incrementa durato, c'ho la vista che mi gira, guardate questo gioco, sono più convinto che ha un low fan per te, sì, ma assolutamente, mi piace, la parte ruolistica mi è sempre piaciuta nei giochi.
Ormai la Ubisoft la sta infilando ovunque. Ma sai che mi ha preso un... Ciao Doodle, come stas, amico? Come stas? Spero todo bien. Todo bien. Cioè, Lio... Oggi ci parlerà... Sì. Jack, domani nella zona mia siamo allerta gialla. Da me allerta rossa per neve, non ci crede nessuno che nevica da me. Neve, la nieve. Da noi dal 2014 che non sono nemmeno a pagare l'attissimo. Dudo, l'ho sentito la canzone che dicevi, Arriba, l'ho sentita. Days Gone quanto tempo fa l'ho portato, non l'ho mai portato in diretta Days Gone, l'ho giocato per conto mio Days Gone e l'avevo platinato, ma anche perché mi partivano certe parole, certe parole mi partivano con quel gioco veramente. No, allora se Days Gone riusciamo, cioè se tu riesci a giocarci bene, è un buon gioco, bueno, sì, muy bueno. Dimmi, Lio. Ti chiedo solo se puoi parlare leggermente più piano, più lento, perché così può sentirci anche lui. Dico, a Days Gone, se riesci a giocarci, cioè non con calma, però che non ti arrabbi troppo, c'è la possibilità che ti diventi un gioco bello da portare in live. Ma allora, io avevo fatto tutte le orde sono quelle di zombie che ti attaccano tutti insieme. Si chiamano i furiosi. Furiosi, sì. Che si chiamavano. La storia era bella, alla fine all'inizio mi stava un po' sulle scatole il protagonista, poi mi stava simpatico. Classico, prima un protagonista dice ma questo qui è uno che se la tira, in realtà no, era un bravo. No, ma poi il bello è che non erano poi i classici zombie, quelli là infettati con virus. Cioè sì, lo erano. Non era sempre il classico virus o cosa. Questa stavolta era una variante della rabbia. Sì, è vero. Avevano, cioè, l'idea, se possiamo dire così, l'idea era come quella del Cordyceps per cosa? Per The Last of Us, quindi. Dal suo nome? Sì, Deacon St. John si chiama. Deacon St. John, me lo ricordo. Deacon St. John. Sì. Ma scusami, ci sono io? C'è un'altra Shepard, hai visto? Qui c'è qualcosa che non va. Oh ragazzi, abbiamo trovato la fidanzata perfetta. I'm Commander Shepard. I never hide. Oh, guarda. Io te l'avevo detto. Bacio, ci vuole il bacio. Se trovi la clone di te stessa cosa fai? Ovvio. Jack, io te l'avevo detto. Non l'avevi detto? Dico, io ho tolto Dico e ho messo detto. Drake. È vero. Io te l'avevo detto che possibilmente quando Shepard era passata per vita. Stesso DNA, infatti. Io te l'ho detto. Cerberus non ha badato spese. Questa qui gli hanno rubato il DNA, sì. Il DNA. E tu vorresti dare il tuo DNA per andare a visitare una nazione. Guarda che cosa. Praticamente questa era stata creata praticamente come parti sostitutive. Lì hai mai giocato Left 4 Dead? Era Left 4 Dead. Si chiama? Sì, sto su PC. Hai giocato? Left 4 Dead sì. E devo dire che di per sé il gioco mi piace. Mi piscio ogni volta quando devo giocare con qualche amico mio, dobbiamo almeno si gioca. Mi fa piacere, Simo, mi fa piacere. L'unica cosa che chiedo è niente sound, ma tanto so che te lo rimetti oggi. Un gioco sovietico, sovietico. Ma no, Left 4 Dead non è sovietico. No, lo sai forse di quale sta parlando, Baba? Coso? Counter Strike? No, Atomic Heart. Atomic Heart, il nome ce l'ha un po' che praticamente è ambientato in
They will when I'm flying her ship. Ah, Tarkov, Escape from Tarkov. Sì, ne ho sentito No, parlare. Schema for Tarkov no. Ma Atomic Heart Left. mi è piaciuto, anche se non l'ho mai provato. Ma perché lui l'ha pronunciato sbagliato, Scusa se mi ha risposto. Sì, Simo, vieni in compagnia. I'm sending the Il tuo amico ha un canale, Lio, sì, Lio ha un canale, tiene un canale, No, lo mando. Che Hai visto? maledetto. Chiede del tuo canale. Certo, lui porta giochi anche molto particolari, molto meno magari anche meno conosciuti, perché lì si scoprono tante cose belle. Nessuno ruba la mia Sì, nave. sì. Ti ammazzerò per questo, ma che è dolce lei. Ho incontrato me stesso. Allora, Doodle, sì. No, non streama, in realtà streama, ma non streama, nel senso streama, ma Jack, execute them. sì, non i giochi. nel caso... Ciao. Vaffanculo, chi è? Però non aveva sentito sulla cosa del niente sound, solo che oggi c'ho mal di testa, però fa lo stesso, dai, questo qui è un sound. Ma Slovenia è perché ho il suono di Nitro, non per altro. Ah, ok, però è bello questo, merda. Non era voluto farti... Ci vorrebbe il quello sai di Snake che cade. Ti ricordi? Comunque, Di nulla. Doodle, sì, porto gameplay, ora mi sono fermato però Di nulla, fratello, sì. amico. Di nulla, amico. Se usa decir esse in Paraguay, ti ricordi presente Eddie Guerrero messicano che diceva ora le esse, Eddie Guerrero diceva così, ma sì, penso ma che quello sia mi messicano, ricordo penso. che ho dimenticato che io non vorrei essere questo, ma non so se esse significa una brutta parola in... È una brutta, ma no, era un'amicizia, era brutta. Non lo so. Dovrei chiederlo anche a io, anche a me. Non significa amico. Il mio amico di penna. A proposito, Jack, tu non so se C'hanno la corazza. qualche volta stai sul cellulare così. Vai. No, Cellulare, ti volevo sconosciuto. consigliare un'app Sì. particolare, si chiama Slowly. Forse ne avevamo parlato. No, quella dell'amico. No, non è quella mica dell'amico di lettera. Dell'amico di penna. No, l'ho appena disinstallata. Il mio amico ha avuto dei problemi con quella. Sa, a fine live ci fai un anticipo di cosa aspetteremo il prossimo anno? Sì, voglio fare un mega video, babba. Voglio fare un video sul palinsesto, lo sai che lo faccio. Lo sto già preparando in realtà, mi devo segnarmi. Perché in realtà c'erano alcuni giochi che non so neanche io, ma dopo ve lo dico a fine live. Vi preparo. Sì, però una sorpresa me la tengo perché non so se riesco a realizzarla. Diciamo che mi manca ancora il materiale, ma quando ce l'avrò potrò poi dirvi. Io ti dico, io questa qui l'ho scaricata, sta praticamente nel periodo, mi sembra, o l'anno scorso o 2 anni. Non so, però un mio amico ha avuto un problema, mi hanno un po' fregato su sta cosa, nel senso che diciamo che molto spesso dietro a quelle lettere o si nascondono bot o si nascondono persone che hanno dei secondi fini, è un po' un problema. No, a me invece a sto momento non ho questi problemi. Guarda, ti posso dire, ad esempio, conosco Ma perché sono così forti queste corazze? Dico, ho conosciuto un amico di penna messicano. Ma questa è una bella cosa. Che c'è un messicano e poi forse un cinese, un giapponese. Giapponese, che fortuna, io vorrei sempre conoscere qualche giapponese in vita mia. Allora io direi Sapendo quanto amo la loro cultura. per fare un video poi No, infatti. No, ma babba, lo volevo fare perché sono anni che dico che lo faccio e poi non lo facevo. Quest'anno ho il tempo, almeno, ho il tempo per farlo. Oh mio Dio, mi è saltata la testa! Ha perso la testa per me. Che è Dragon Quest? Dragon Quest salta le teste? Me lo ricordavo meno violento Dragon Quest. Fire, Fire! È un'altra cosa un po' spinta. Ah, ok. Incenerimento is to put others under fire. Incenerire. Is fire.
Boom! A lui piace il fuoco. Ecco qua. Ma che è successo? Perché diamo fuoco alla gente. Ok. Come sempre. Solite cose. Ma non mi ha sorpreso sta cosa di Dragon Quest perché non me l'aspettavo come battuta. Nel senso, di solito è un gioco, come dice Nintendo, per tutta la famiglia, però penso che però alcune cose abbastanza curiose, perché c'era Toriyama di mezzo, l'autore di Dragon Ball, che è una leggenda assoluta, e è stato lui a fare il design dei personaggi principali. Che ha lasciato anche una grande eredità. E chi? Toriyama. Ah, Sì. Something we could use. Ma poi era il gioco dei sogni perché comunque, ripeto, cioè Yuji Horii, che è quello che ha creato Dragon Quest, poi è andato insieme a Sakaguchi di Final Fantasy a fare Chrono Trigger e con compositore Toriyama, cioè compositore, scusami, come disegnatore. Più che altro il tempo vola, ma sai Baba, è incredibile. Ah giusto, che poi noi dobbiamo portare la saga di Call of Duty un po' alla volta, ci dobbiamo organizzare bene. Perché ci sarà, solo che prima porto, lo dico subito, porto prima Tomb Raider Anniversary, che tanto lo finirò in 4 live al massimo, un mese lo finisco, è breve. questa notizia non è bella però. Come non è bella? I nuovi Tomb Raider non saranno indicati. Quando sarà? te lo testano, Tomb Raider Catalyst e Tomb Raider Legacy of Atlantis non offriranno voci in italiano. Ma che cavolo se ne frega? Ma che me frega a me? Meno male, ma tanto non mi interessa. Al via la petizione. Ma che petizione? Ragazzi, è già tanto se riescono a vendere il marchio Tomb Raider ormai non fa più nulla, non fa più nulla. Io ricordo quando si lamentarono per Metal Gear Solid 2, ma in realtà Kojima aveva ragione a dire guardate, ti diamo solo 2 lingue, giapponese e inglese, perché che poi in realtà, cioè, ma Questa è bellissima. non saranno doppiati, ha detto, non so, non si è sentito, ma poi ho capito che il significato era quello. Ma chi se ne frega. Hanno già trovato la doppiatrice, che è un'attrice di Baldur's Gate, doppiatrice di Baldur's Gate, quella che fa Lara, quindi insomma dovrebbe avere una bella voce tecnicamente, speriamo, insomma. Lara. Ma alla fine su quei giochi che ci saranno tipo 3 dialoghi e tutto il resto azione. Sì, lingua originale inglese. È una scelta che capisco perché Tomb Raider non sta avendo il successo come marchio. Purtroppo non è il Tomb Raider di una volta. Come marchio in sé, anche la serie Netflix non se l'è filata nessuno. Chi è che di voi se l'è vista? Io me la sono vista. Ah, se vi dite non l'ho vista, fa capire quanto il marchio di Tomb Raider ormai sta... Solo con voce reale e sottotitoli mi sono immerso. Io lo consiglio, non dico sempre perché non sempre. Ci sono dei giochi come i platform che per me l'italiano fa la differenza in positivo. I platform, secondo me, sostengo come l'italiano possa migliorare perché quell'accendimento giocoso e tutto per un genere platform carturesco per ragazzi giovani. No, ma l'italiano è perfetto. Un'altra cosa che... Per una storia adulta, lingua originale tutta la vita. Per me. Dico una cosa adesso che non so se qualcuno l'ha saputo, che personalmente io non trovo giusto, è il fatto ad esempio che non so se l'avete sentito, adesso è stato da ieri cioè da ieri fino a fine anno hanno spostato Goldrake l'hanno spostato alle 6 e sta cosa sta dando un sacco di fastidio ai fan. Ah beh certo, però ripeto, che ascolti avrà, Ma ragazzi, ormai esiste lo streaming, ma perché ancora vedere le cose in TV? Siamo fra i top. Ma guarda Babbo, lo dice ogni nazione sta cosa del top fra i doppiatori. In Francia penso essere migliori, in Spagna penso essere migliori, in Portogallo penso essere migliori, in Arabia penso essere migliori. Io l'ho sentito che ogni nazione dice quello, è solo una cosa dei Domani e Turian non andavano d'accordo. In realtà
il nostro doppiaggio piace a noi quanto può non piacere agli altri, a noi non ci piace il doppiaggio francese quanto invece può piacere ad altri. Clair Obscur, ad esempio, la lingua originale ironicamente è francese. Ironicamente è francese, io l'ho messo in inglese. Jack, penso che stia parlando con te. Ma l'hai già chiesto? Conosco il tuo canale da quando ti ho incontrato, sono un fan del mio idolo che ho incontrato quando ho incontrato lui. Oh, chi è il tuo idolo, Noodle? Chi è il tuo idolo? Noi su questo canale abbiamo un grande idolo, non è vero, il calciatore, il mitico Vampeta, super sorridente, la leggenda assoluta. Io penso che Vampeta ce ne sta carcando di mala parola appresso. Vabbè, ma lui è contento se ha dei fan. Questo è un fan in Italia. Un fan in Italia. Non ne ha mai avuti. Ne ha uno. Ne ha uno. No. Io una volta sono stato su un suo video, gli ho scritto tanti complimenti e i brasiliani hanno apprezzato. I brasiliani hanno apprezzato perché sanno che in Italia c'è qualcuno che lo apprezza. Il King Wolf. Il King Wolf penso che non sia fan di Vampeta, non penso, onestamente. Non oso coinvolgerlo in questi deliri. Al massimo, no, io al massimo, se devo dire, sono fan di, se parliamo di calciatori, vabbè, a parte io ormai Leone lo conosci? Lo conosco! I ragazzi della nazionale. Lo conosco. Potrei citare ad esempio. Parla pure, io lo subito. Milito, se dovessimo parlare. Snyder, Kivu, che adesso è allenatore dell'Inter. Toldo, Zanetti. Se dovessimo parlare però di calciatori che non sono calciatori, eccoci qua. Michael Schumacher ad esempio, Michael Lakers, Jack Leone Max Lakers. no, molto. Non so se tu ti ricordi quando facevano la nazionale piloti con nazionale sì, giocava Schumacher, era bravissimo. Quando ne buscavano i cantanti, sì, non mettevano sempre Schumacher in cantante. Ragazzi, ma i cantanti non hanno il regime di allenamento fisico che possono avere degli sportivi comunque, anche se non pensate che se guidano delle macchine non facciano allenamento, si allenano tantissimo. Diego Milito, grande. Forza Spurs. Gli Spurs sono bravi. La stabilità, la guida. Ma perché tu sei fan di Ginobili, Baba, quindi. Tu sei fan di Ginobili, quindi. No, comunque... Vabbè, conta che i piloti... Di Ginobili c'è solo una cosa che non mi è piaciuta nella sua vita. Una sola cosa. Che ha spiaccicato un uccello in campo. Era entrato un uccellino e lui ha dato una manata e l'ha stecchito in campo sto povero uccellino. Ma perché vogliamo parlare del... L'unica cosa che non mi piace di Ginobili, l'unica. Dico, perché vogliamo parlare del gabbiano che viene da una pallonata spiumato sul campo, l'hanno portato fuori e stavano per squalificare. Sì, un classico. C'è Michael Jordan lì. Michael Jeffrey Jordan, grande Michael. Contento? Dove? Ma te, su quale canale? Allora, vediamo un po'. Ah, ma c'è Wise, avete visto? Vieni, la gattina. Wise, la gatta saggia. Il fantasma di Jack. Fantasma? Sotto forma di micio. Sì. Ma è viva lei. Non è fantasma. Che è successo? Che sei? Sei uscito, Jack, ti si vedeva la schermata. No, stavo guardando una cosa, ok. Scusami. Allora, Assassin's sperimentazione doppio live non lo devo ancora provare. Però te lo devo spiegare, Baba. Streamlabs non me lo fa fare, te l'ho detto, è a pagamento. Gata, femmina, gata. Gata con la A. Femmina. Es una mujer. Ok. Sono tutte femmine queste nella stanza. Ci sarebbe OBS.
Ma poi tu, Leo, com'è che fai a condividere su più piattaforme? Usi Streamlabs? Ma io StreamYard? no, io con coso, con StreamYard sto facendo, però StreamYard, non sono scusi. io che lo faccio. Sì. Praticamente lo... Sì, lo so, StreamYard lo fa, ma è solo... però non puoi portare giochi su StreamYard, quello è il problema. No, sì, si possono portare. Come? Sì, si possono portare. Ma come? Se non mi sbaglio Cacca. devi comunque usare OBS, se non mi sbaglio. Ah. Però lo puoi collegare e ti fa il fatto che lo puoi streamare. Però se lo devi fare devi, mi sembra, le prime quello gratis puoi farlo solamente su 2 piattaforme. Sì. Se vuoi farne una terza, Poi c'è sempre il limite di ore, c'è sempre il limite di ore. Vabbè, ma 2 va bene, ma solo c'è il limite di ore, mi sembra di capire. Magari fa qualcosa di importante, che ne so, ci può Io lo stare. vedevo allora lo possiamo vedere domani, visto che possibilmente domani sera sto Già. live. Ci sono anche oggi, domani ci sono il pomeriggio, domani ci sono ancora, ragazzi, porto The Last of Us, finiamo la stagione 2 della serie TV, finiamo praticamente domani. Vi porto in pari con la stagione, cioè finiamo il percorso di Ellie, diciamo, la storia di Ellie, finiamo domani. Poi. Ecco qua. E poi è simpatica Wise, simpatica. Go! I'll cover you! I'll cover you! Move! Fortissimo. Ma scusa, quindi questi a chi stanno sparando a sto momento? Sono A come gli quella imperiali di Star Wars, mancano sempre il vera, bersaglio. quella vera o quella falsa? Quella passa. Falsa. Ma non ho ancora deciso, Baba, se l'ultimo giorno o no. Potrebbe. Ti spiego, dopo la scena ti faccio vedere una cosa, Baba. C'è un gioco che ho provato che volevo vedere se volevo portarlo in diretta e fare una sorpresa, ma poi mi sono reso conto di quanto sono scarso a giocarci e è troppo imbarazzante, ragazzi, se lo porto. Faccio vedere di che gioco si tratta. Volevo fare una sorpresa e finire con questo gioco qua. Questo qui si chiama Hades. È bello, È bello. Ma porco bello. cane, non sono neanche riuscito a superare la prima zona. Non sono riuscito a superare. Se posso, io ti consiglierei di fare sia Hades che quell'altro, quello dei Cavalieri dei Cavalieri Darksider, come si chiama? Dark qualcosa, sì. Darksider. quello lì. Che entrambi sono belli da portare in live, soprattutto per la storia. La storia di Hades è bellissima finora. Sono però davvero su Hades, Baba? Su Hades o su Darksiders? Quale dei due? Arkriders? Non lo so. Ha i suoi fan. Allora, Matteo, diciamo un sì, ma molto molto delicato, lo sai perché? È comunque un action shooter, però è molto, diciamo così, molto... Potrei farla come ultima live dell'anno o quella lì, di Hades. Potrei farla, sì. La cosa è che sti giorni sono un po' impegnato, sono molto impegnato perché domani sicuramente faccio The Last of Us, poi vediamo se mi dite così, potrei anche farla. Perché non mi piace chiudere, è una stupidaggine, non mi piace chiudere il giorno 17, l'unica cosa che non mi piace chiudere il giorno 17. Siamo uguali, Jack, io lo... Non è che sono scaramantico sul 17, però è un numero come gli altri, non mi piace sto cavolo il numero dispari, mi dà sui nervi. È una cosa mia, compulsiva. Matti a me non ha preso per nulla, ho giocato con amici per 4-5 ore. Arkriders. Ma Baba ha esperienza. Trova il bersaglio. Che bello questo gigantesco Krogan. Poi onestamente spero di no, ma ho paura che mi sto beccando un'influenza perché sto mal di testa non è un bel segno. Oh boia, mi sparano. Oh, mi sparano. 1, 2, 2. Oh boia. 1, 2. Ok. Oggi preferisco Warzone. Sono un po' diversi, sì. Vabbè, ma Warzone è considerato il top della gamma da quel punto di vista.
Tant'è che vedo che Call of Duty Black Ops 6 non sta piacendo quasi nessuno. Non ha molti fan. Dio? Non ti sentivo, no, non so, magari sapevi dire qualcosa in più su quei giochi. No, stavo dire un attimo che devo scrivere una cosa. Non è questa che solleva da terra, stasi. Stasi. Ok. Io non ci gioco da giugno. Ma con i multiplayer, se capita di staccare... Scusa? No, stavo leggendo questo qui, c'era la tigrotta e lo sacchiotto polare di Crash Team Racing. Sì. Qualcuno ci ha scritto tanto teneri quando oggetti di bestemmia alle corse. Sì, vero. Combo. Bella. È diventato un ghiacciolo. No, la Wise vuole andare di là, ragazzi. Aspetta, che apro la porta. La sua... Lo sai che stasera febbre... ho un'intervista, cioè nel senso che sono io che vengo intervistato dal canale del mio amico. Allora, E chi? Pensieri. Pensieri, adesso hanno cambiato il nome. Tanto non esce adesso, ci farà un mese, quindi. Però sono contento perché facciamo l'episodio 1 e ci sono gli ospiti, sono felice. Anch'io, Matteo, ma poi scusami, Siga diceva che aveva un grande annuncio, ma poi sto grande annuncio non c'è stato. Cioè, sì, mi raccomando. Raga, per chi volesse sul canale trovare la mia prima intervista, sì, come content creator. Adesso però è finita un po' indietro, anche la mia, perché ha intervistato altra gente dopo. Ho visto l'ultima era una signorina, ha fatto un sacco di viso. Sì. Comprensibile. Il potere delle esise, Jack, il potere delle esise. Bene, sì, siamo io e Baba, io e Clark, sì. C'è Clark che farà domande, ho detto, guarda, non voglio sapere nulla in diretta, non voglio sapere nulla in anticipo, come sempre, ragazzi. Io voglio essere spontaneo, non so se vi piace la cosa, ma io... Nel caso se Clark ti dice, conosci qualcun altro del... Se me lo chiede so chi dire, sì, assolutamente, ma no, ha già trovato... Ma no, ma non prende i giocatori, non ci saranno altri che portano giochi. Per me chiama per la cosa dei giochi, ma ha già chiamato altri influencer e cose varie. Non faccio far spoiler, però... Sì, il suo progetto, alla fine è giusto che lo riprenda, tanto da noi. Ma non solo lui, raga, magari io per non riprendere. Anche se devo dire che anche lui si è accorto di quanto è dura oggi, dura perché la gente non ti guarda neanche o ti chiedono, hanno delle pretese assurde, cioè uno dice, ma porta il mio amico, ma il suo amico l'aveva followato, che cavolo deve portare il suo amico, No, ma non solo questo, se per caso vuoi portare qualcuno sempre di importante importante devi sganciare i soldi, ti chiedono 5.000, 6.000 euro. Sì, te li chiedono i soldi, assolutamente, non è un segreto proprio. Te li chiedono perché hanno il loro prezzo. Il Saci intervista Xiuda gli ricorderà quando riuscì a sconfiggere, torneranno gli insulti. Ha insultato la mamma del babalo, No, allora, Jack, io te lo dico, quando sarà il momento, quando arriverò ai 1.000 iscritti, uno, non ti chiederò un centesimo, perché sarà comunque una cosa che... E due, però sarà... Ma 1.000 iscritti non ti arrivano i soldi, ti arriva solo la... No, è vero. Dico ai 1.000 iscritti. Sì, cioè... Io mi voglio iniziare, cioè porterò meno gameplay. Però voglio iniziare a portare alcuni progetti che ho in mente. Ma i progetti sono importanti, assolutamente. Sai che qualche settimana fa ti disse, guardavo le tue live di Fall Guy, no, mi avevi detto che stavi vedendo qualcosa, mi fa piacere, ragazzi, tanto sono sempre lì per essere viste, le vecchie live, guarda, mi fa piacere. Tengo tutto come archivio perché alla fine ci tengo anch'io. Scudi. No, ma come ti stavo dicendo, Jack, allora sarà che voglio portare sia delle serie create da me, dove ad esempio analizzo non dal punto di vista di uno studioso, perché non lo sono,
ma dal punto di vista di un fan, i film, serie tv, canzoni, soprattutto canzoni italiane, sì, se per caso qualcuno Io musica italiana quasi non ne ascolto più ormai, però sì. Ma difatti no, allora il fatto sarà che io come YouTube, come content creator in questa serie andrò a spiegare dal mio punto di vista il significato di quella canzone e come mai quella canzone mi ha lasciato determinati ricordi. Vabbè, quella è bella come cosa, quella è bella. Ma quando io parlo di videogiochi spiego sempre perché c'è qualcosa che mi ha lasciato, cosa mi ha lasciato. Poi come ti ho detto, quella versus Suda nel livello prima della finale insultò te. Ci sta anche, è ovvio. Cioè non riuscivo a qualificarmi, invece poi ho vinto io. Ci sarà, come ti ho detto, ci sarà anche quella riguardante. È vero che è insultato anche me, è vero. Come si chiama? Riguardante i film, come già detto. Mi è scappata la testolina. Poi ne pensavo di farne una sui libri, ovvero fare delle libri che ho, e poi come ti ho detto c'è quella lì dove parlerò della situazione attuale del mondo dal mio punto di vista. E per ultimo pensavo di fare una serie che si chiamerà Sì, me lo ricordo quel livello. Sì, me lo ricordo. Anzi, Due chiacchiere alla luna. Dove vado a intervistare youtuber da cui tu quello sì. Sa che vengo. Avrò una youtuber da cui mi sono ispirato per creare il canale. Farai anche interviste sull'uso delle mesh delle unghie, tutte queste cose qua, no? Già ho pure un'amica che fa cosplay di furry che vorrei intervistare. Pensavo che tipo tu ti mettevi a fare le live dove tipo ti fai le unghie colorate e spieghi consigli su come. Ci vedevo. Ma io come ti ho detto sarà una piccola cosa che appena mi e poi io posso proporti una rubrica che ti ci vedrei proprio. Tu vai dai mega palestrati in giro, tipo inizi di dire ma il fisico tuo non è granché, potresti fare di più, li fai arrabbiare e vedi fino a che punto reagiscono. Mi ritroverei piessato. No, il Sace col mascara, ragazzi. A me una volta hanno fatto fare, il nostro signore, però, ha fatto fare lui in una recita e mi misero un sacco di mascara. Perché doveva avere? Ma io non ce lo vedo sto qua che all'epoca predicava col mascara agli occhi. Ma perché? Che mi hanno messo il mascara agli occhi? Ma era tutto truccato secondo voi? Non lo so. No, ma io vorrei capire. Il mascara, ragazzi, il mascara per recitare. Gesù ha il fisico muscoloso. Jack non è per male. Non era muscoloso, dai, non era muscoloso. C'hai il fisico. Ma non era, ma io avevo un buon fisico anni fa, veramente. Da mangiatore. Non ce l'avevo fisico, ma non c'avevo fisico da mangiatore. No, secondo loro ero quello che ma perché sembravo quello che ci somigliava di più, poi sai che io con i capelloni, insomma, ci somigliavo. Cioè che tu c'hai il fisico da mangiatore professionale. Ma non una volta no. Bistecche. Praticamente poi sapevano che io andavo lì, facevo i miracoli per davvero, cioè nel senso così. Dico, ora. E curavo la gente. Quindi io dico, ma come fanno a scambiarti per Gesù Cristo? Ma non mi dovevano scambiare, dovevo recitare nel ruolo, non ci assomigliamo per niente. Ma chi è che ci assomiglia? Sono mica già detto. Su Sace, su Telegram ci sono due foto compromettenti, è vero. C'è la foto di me con ne metto una così e Lio capisce di cosa stiamo parlando. Ne metto la mia amica foto compromettente, ecco qua, la metto subito nel gruppo. Io mi immagino Jack che a un certo punto, da che stanno facendo la serie, guarda l'immagine del gelato, guarda anche la scritta, vedi il video in cui lo stadio, la foto dello stadio l'ho fatta davvero, facevo così lo stadio. No, dico, io mi immagino il momento in cui ti dovranno attaccare alla croce, Jack. No, non c'era quella parte lì. No, ma scusami, è finita bene. Praticamente hanno cercato di beccarlo, allora è iniziato ad andare giù di sberloni, calci rotanti, e alla fine li ho stecchiti e gli ho detto
sulla croce non ci vado, ho preso la moto, ho caricato la tipa e me ne sono andato. Dico, io Guarda sulle recite realistiche. Un altro raduno l'anno Games Week. C'è anche quello, sì. Ma come te le ricordi tutte? Sì. Sono stato a vari raduni, sono stato al primo Games Week della storia, che fu abbastanza mediocre, il primo evento di Games Week. Poi è cresciuta tantissimo quella fiera. Ma ai tempi era, posso dirlo che era mediocre la prima, dai. Shepard! Ti posso dire questa cosa, Jake? Io ti dico, io mi immagino te che sali sulla grotta. Sguento un bombo, raga. Sui pretoriani. Sì. Sui pretoriani. Tutto che poi si vede Jack che stappa la tunica, fa what? Abbraccia sul ma quella era mia figlia, babba, quella era mia figlia. Era mia figlia, la figlia mia di Chloe. Nel momento che si gira, ragazzi, arriva vabbè, ma Chloe ha tanti figli, non è che c'è solo mio, poteva essere. Che si chiama? Si sa sempre chi è la madre, non si sa mai chi è il padre. Arriva Ponzio Pilato. Grande. Ponzio Pilato è stata la scena famosa del belly to belly suplex sul tavolo. No, raga, praticamente lui che fa? Nel mentre che si gira, lavora. Cosa fa? Lavora, cosa deve fare? Io dico, Ercole 89 che Ponzio Pilato 1, 2, 3 sconfitto ma 10 secondi. Ma io non sono così forte da sconfiggere Ponzio Pilato, però un bel belly to belly suplex sul tavolo su di lui l'avrei fatto così se indeciso, prima un bel suplexone, poi arriva l'esercito di romani e io vedi i colpi di arti marziali incredibili, ma Washigiri, che è il calcio rotante del karate, quello che fai la rotazione, e il calcio diventa così alto che ti travolge e ti fa volare. Bellissimo. Io lo so in teoria, immaginati io che riesco a farlo, cosa è possibile. Non è possibile che io riesca a fare un Washigiri, però non lo so, sarebbe bella sta cosa. E poi anche una bella frase tipo il miglior perdono è la vendetta. Pam! Che frase è? Cioè, te l'immagini lì? Che esempio darei? Sarebbe terribile, no? Te l'immagini che frase? Il miglior perdono è la vendetta. Pam! Come sta la verità, mamma? La verità, guarda. Cosa devo dire? Il mio cosa è il mio perdono la vendetta. Comunque, non lo so, comunque vabbè, era una parte, poi non so, non era mica era la recita messa, Poi dovete vedere. No, il sound! Ma diteglielo come tiro di non mettere il sound, porco cane. Non mettete il sound. Ma non è un sound, sono pirla io. Scusami, ma 8 vabbè, ma cosa vuol dire? Ragazzi, una volta mi hanno fatto un po' addestrare perché io andavo a aiutare mia madre in ufficio. Ragazzi, ho fatto lavorare. Usare il computer già a 12 anni li sapevo usare. Stavo già a fare database. Jack, quando ci scommetti che adesso Commetino arriva e mi spara un sound. Con un sound che ci ammazza tutti. Io non ce la faccio a reggerlo, ma non come Tino, il sound, sto morendo per dolore oggi, perdonatemi. Elimina il bersaglio. Boia, come faccio a reggere questo bersaglio? Max, non so, ma che ne so, sono andato nel panico perché ho visto un comando, sono saltato. Quando si sta male, Stefano, quando si sta male, si sta così, si ha sempre paura che ti parte un sound fortissimo. Però ce lo vedo come Tino che entra in vocale e inizia a urlare vino. Presente i re di Game of Thrones? Vino. Non ci riusciremo mai. Ci potremmo anche provare, ma non io anche, pensa che mia mamma lavorava in una sala giochi. La madre mi sbaglio. No, che bello, potevi giocare, potevi allenare. Ecco perché sei diventato così bravo. Tu hai imparato il get good dagli arcade. Quello è il modo migliore di imparare. Babba, cavolo. Metal Slug è tosto, Metal Slug si muore, cioè, non è un gioco facile, ma con le vite impari
Allora, no, però questo cavolo è... Vabbè, che cavolo. Mi spiace che non ci sono più le sale giochi di una volta, però era così bello. Annuncio. Caramello, c'è già quel disco che fa partire un sound, quello con ovviamente c'è il vocale. A te fa un sound, a me non fa un sound. Quello che poi ha fatto prima Simo. Ah, ok. No, ma comunque io penso che lavorare in è il lavoro più bello in assoluto. Andavo di mattina, non c'era il suo bello, baba, bello. E questo perché veramente tu Puzzle Bubble. Bello, utile. Dico, tu arrivi lì, Jack, tranquillo. Al massimo, sai, dici, pulisci lì, ma poi prima che arrivano tutti ti puoi mettere, che ne so, a provare sti giochi. Sì. E mi dispiace che negli ultimi tempi molti sale giochi stanno chiudendo. Ma guarda, da qua sono chiuse dalla vita. Perché... Ma perché ormai sono diventate azzardo, ormai non è una bella cosa, ragazzi, non è una bella cosa per niente. Allora, anni fa si era proposto l'idea di creare dei luoghi. Grazie. L'avevano fatto, cioè stava passando sta cosa. Ma? Lo sai perché non l'hanno fatto passare? Perché un povero... Non si può dire. Non si può dire. Un povero uomo che di intelligenza non ne ha nemmeno la briciola di sta cosa, praticamente mi iniziò a protestare dicendo: ah, ma questo praticamente è questo il signore qui c'aveva un casino, e il casino e la gaming gas, cose di... Ma infatti queste cose qua purtroppo ci sono, è quello che mi dà fastidio a me. Questo che ha fatto prima, un'autoconcessionaria, lo so, cambia tutto, lo so, ma poi a parte che il costo anche di manutenzione di sti cabinati oggi sarebbe insostenibile, ragazzi. Sai, ma non solo questo, Jack, conta che questo qui per i picca ha fatto chiudere la gaming house a un TikToker, che questo qui si era creato tutta questa gaming house dove i ragazzini potevano giocare con PC, PlayStation. Bello, cavolo, il mio sogno, una roba del genere. E quando questo gli era fatto chiudere, questo qui in uno dei suoi locali ha fatto mettere un computer, uno, e ha fatto il 99% delle cose, tutte cose delle slot. Proprio quelle cose che io non sopporto, pensate. E la cosa bella è che ai ragazzini 30-40 euro per nemmeno 10 minuti. E questo persino diceva: ah, lo faccio perché io modernizzarmi. Hai fatto veramente il pezzo di merda. Io sì, la decadenza. E io l'ho vista anch'io come cambiava, perché ce n'era una delle mie parti, è diventata una di quelle zone che andavano a giocare queste cavoli macchinette dell'azzardo, ragazzi, è una roba incredibile. No, ma allora, che poi non è, ma tanto c'è sempre dipendenza, no, l'arcade non dà dipendenza, l'arcade a un certo punto spendi le monetine, gli arcade, allora, gli arcade non hanno mai dato dipendenza. Ma no, infatti. Cioè, se al massimo, sai cos'è, ti sprona a migliorare quando ci sono, ad esempio, quegli arcade che ti... Siamo grandi, ho vissuto in strada, però sicuramente l'online perché se oggi è un po' una rovina in strada. Lo so. Ti danno come si chiama? Ti danno i ticket e tu con questi ticket sei proprio... Ma io l'ho vissuto il periodo, baba, io ho vissuto il periodo in cui il mio migliore amico ci sentivamo sulla Xbox 360, poi noi ci beccavamo sempre, poi abbiamo visto che c'era il live service, perché venire a casa mia quando dalla tua sedia di casa tua puoi semplicemente chiamarmi da lì. E allora abbiamo iniziato a perderci di vista. Comunque, te il mal di testa, Max, io tutta la notte che ho la mano sinistra che mi prude. Arrosita, gonfia. Cavolo, no, vai, fatti vedere dal medico, come Tino, fatti vedere. Ci sarà un motivo, c'è un'irritazione a qualcosa. C'è un'irritazione. Fatti vedere, mi raccomando, non trascurarla sta cosa. Fatti vedere come Tino, domani fatti vedere dal dottore, non trascurarla, assolutamente. Chi non ha vissuto il prima che è brutto, sì, infatti, è una delle cose più importanti, secondo me, proprio l'evoluzione che ha fatto appunto la sala giochi,
non si vede, l'unica cosa, se vuoi vederla in un gioco, la bellezza di quello è nella serie di Yakuza ci sono ancora gli arcade della Sega, che esistono ancora in Giappone, veramente esistono ancora, e bisogna dirlo, è la reliquia del passato, è la reliquia del passato, e non ne possono nel cambiamento, non si può fare nulla, ma non si può fare nulla, assolutamente. Io ripeto, più che altro perché l'online così, io vedo quanta gente, perché anche ho degli amici, anche giovani, amici e amiche, che ammettono di passare la giornata a fare scrolling su Instagram / TikTok, e lo scrolling alla fine è senza senso, perché dici ma... Allora, qui da me, lo sai, avevamo fatto una cosa simile un paio di anni fa. Praticamente c'erano stati degli amici miei che associazione, sai, di queste associazioni giovanili. Devi chiamare per prendere appuntamento, ma scusa, se una persona è in emergenza non va là? Non va là? Devi chiamare per prendere appuntamento. Praticamente, che facevamo noi? Noi avevamo un centro polifunzionale qui al paese mio, che ora lo stanno riaprendo, ma fino a qualche tempo fa lo avevano chiuso. Praticamente che facevano? Oh, Ma sì, Brooks fa la compagnona. Brooks dalla parte dell'altra Shepard. maledetto. Dimmi chi sei che ti ammazzo. Io avrei detto Ma un colpo di scena! Un'altra che ci tradisce. Tanto lo cambi no, di continuo. comunque No, era così carina lei. come ti stavo dicendo, Jack, noi facevamo la sera, facevamo la sera gaming. No, un attimo. Dove poter... Scusami. Guarda che colpo di scena. Io sono solo senza scrupoli, ma comunque sei pazzo. Cavallo. Sembra un lo abbia preso spunto questo gioco. Mass Effect ha fatto la storia, ma diciamo che si chiama BioWare. So che il gioco che ha fatto partire tutto si chiama Star Wars Knights of the Old Republic, che è della BioWare, che è la stessa che ha fatto queste. Volevamo soltanto i tuoi codici d'aspetto. Ma che colpo di scena! Eccola! Ci ha fregato tutto il tempo. Non pensavo che ci tradisse. Stavolta mi ha sorpreso. Non me l'aspettavo. Sì, io faccio sempre il rinnegato, che sono la tipa tosta. Non sempre, alcune risposte non le do. Quella maledetta Zari. Ah, ecco con chi parlava Elijah. I swear if those guns get tracked back to me. Non succederà. La tua robottina. In inglese ha detto una parola un po' più volgare. La pagherai caro. È delicata la mia Shepard. Ti la prendo la testa e la metto in... E farò lo stesso con la sua. Ancora! E buttano tutte e due fuori dal portellone. Ma che è Gengis Khan? Due risposte rinnegato. Se l'ho trattata tanto bene, sembrava tanto spaventata. Va bene. Baba, tanto ci sono ancora per un bel po'. It was fun while it lasted. What are you doing? Setting things right. Remember this? You were the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. Jack, come ti stavo dicendo, praticamente noi avevamo creato questa cosa qui, che era bellissima, era una serata in cui noi... Non ti conviene aspettare un attimo che arriva il Baba, così ti senti il finale del discorso che ti stava seguendo anche lui. Tanto siamo durante ancora la sequenza, lo dico perché sono sicuramente che interessa. Comunque mancano a questo momento un 50 meno di 50 mi sa.
un 58 minuti, anzi un 48. Ma io sono già contento se riesco a finire questa missione perché è pazzesca questa missione. Cavolo, tradimenti, la mia clone. E ci ruba la Normandy. Ci ruba la Normandy con i nostri dati biometrici. Che roba. Farewell, Commander. Sappiamo come muoiono le leggende. Senza parole. Mi ero fidato di te. Mi ero fidato. Ci uccide. Non possiamo morire così, dai. No, secondo me non... Ma non possiamo morire, ovviamente. Chiaramente è la protagonista. Secondo me lo sai invece che succederà? That went well. È andata benissimo. Che qualcuno di nostra conoscenza, I think it was one of the ovvero first things you il ever carissimo said to me. Urax, prende quella lì, la apre in due. Le devi prendere tutte e due perché sono in due che ci hanno tradito, non una sola. Io non sapevo parlare, io parlo molto meglio. Siamo bloccati in una capsula, ma lei si sta lamentando di come. Ah, ma io parlo You're the meglio. commander. You end the conversation on your own Questi terms. dialoghi sono belli, però. Dialoghi sono belli. Mi mancherà questo gioco quando lo finiamo. Mi mancherà. You know what? I never do. Even want more. Ci vediamo dopo. Shepard, I would advise greater concern about our situation. Sì, siamo bloccati in una capsula. Glyph, you still out there? Ma Lascia già un c'è po' il di glifo, suspense. c'è il glifo che ci aiuta, è vero? Yes, Commander. Glifo, tiraci fuori da sto Go casino, find the dai. others. No one steals my ship. Not No, nessuno ruba la mia nave, esatto. Pazzesco, abbiamo l'aiuto del glifo noi. Glifondoro. Ma vai a cagare, Jack. Tu hai il Glifondoro. Il Glifondoro color Pomerania, I've got room for Shepard +2. And think Allora è about quello. fast because the other Shepard is stealing my ship. Stealing my ship. Ho spazio per Shepard e T2. Decidete in fretta perché l'altro Shepard si sta fregando la nave. Sì. Beh, io No. Di nuovo. E poi Jack, io te lo dico, prenditi Rex Ok. e cosa? Rex Garrus. e Yavik. Yavik, ok. Yavik e Rex. Secondo me Liara ha più senso perché c'aveva dei dialoghi Liara su sta cosa. Prendo Liara per Rex perché ha proprio minacciato Liara. Lei ha detto, ma sai, quella Zari di. Poi brutte parole. Quindi secondo me deve vendicarsi Liara. E Rex ovviamente farà la sua parte perché Rex. Ecco, vedi, Ida si è offesa. Anche Javik. Ho atteso 50.000 anni. Non fatemi sentire in colpa perché non vi ho scelto. Ma dai, pure loro che si lamentano, ma dovevi portare me con te, che cavolo. Abbiamo il party completo. Già tanto che non prendo elenco. Ok. Non vorrei che però questi qua ti tradiscono. Ma chi? I miei non mi tradiscono, i miei. Ora che non li Ma hai non scelti. sì, ma non possono, ma non sono leali, sono belle persone. Ok. I danni al volo, poi questo qua. Questa vita qua. Boia, lui non l'avevo proprio potenziato, la volta che lo portiamo dietro, ma anche perché, onestamente, Vrex non possiamo tenerlo con noi fuori da sta missione, perciò l'unica volta che possiamo usarlo è proprio adesso. Danno poteri, carica dello scudo. Abbiamo il Vrex, lo voglio godere. Ok. Anche se sono un po' riciclati sti poteri qua. Stimolanti. Sì. È bella sta cosa. Adoro sto personaggio, lo sapete. Ci servono più punti, ok. Jake, se ancora c'è Cometino in... Cometino con vino, hai detto? No, ho detto solamente c'è ancora Cometino in live, in chat. Io gli direi, visto che dice che già gli si è gonfiata, sì, di andare a forse a fare roba là. Non ho capito un tubo. Ho detto di dire a Cometino, ancora è in chat, di andare al pronto soccorso a farsela con... Ma no, al pronto soccorso ti tengono tutto il tempo e non ti guardano nemmeno. Ma no, al pronto soccorso no. Pronto soccorso no. Pronto soccorso no. Damn right. You go kill the crap out of you. Ma che il pronto soccorso ti mettono in codice giallo e se lo spacchino. Citadel systems are targeting the car. Any closer and they open fire. Open fire. Get back and pick up the others ASAP. Right. They can't have gotten far unless they
called a cab. Rieccomi, Baba. Ora facciamo continuare il discorso a Leo. È successo di tutto in sta missione. Siamo stati traditi, ci siamo liberati. Dobbiamo andare a picchiarci col nostro clone e la traditrice. Ora c'è anche Baba. Allora, dove sto io? Avevamo ai tempi un pub che aveva alcuni campionati, però questo pub è chiuso e ora riaperto da un paio di anni. Praticamente che era successo ai tempi? Cioè, non dico adesso, ma qualche anno dopo. Praticamente un'associazione, queste qua giovanili, che aiutano a migliorare il pub, praticamente ha creato un centro funzionale. E in questo centro polifunzionale c'è PC, sala registrazione, libri e cose del genere. E loro che avevano fatto? Avevano organizzato delle serate in cui o potevamo vederci un film, sai, decideva che ne so, un film d'azione o un film d'animazione, o se no c'era la serata videogiochi e la Bella. perché potevi giocare, potevi fare Serata avresti non ce l'avevate. non è troppo grande per Peccato. praticamente che è successo? Che il sindaco ai tempi venne a conoscenza di questa cosa venendo a conoscenza di questa cosa Me la supportò? no, praticamente voleva che noi pagassimo un supplemento, Ma pensa a te. quasi 12 euro, Ma pensa a te. sull'abbonamento per poter fare sta cosa, perché dice che erano arrivati tele, quindi lui voleva Quella quando si cresce un po', quell'età lì no. Quell'età lì. era interessato a sta cosa, cose così. Quando i ragazzi che io conosco gli hanno detto di no, sai che cosa ha fatto lui? Praticamente ha fatto chiudere il centro polifunzionale, l'ha fatto chiudere, l'ha dato a delle persone che lo hanno letteralmente formato in un cesso di perché non l'hanno e gli lasciavano la spazzatura dentro. Oh, che schifo. E molte cose che avevamo là dentro l'abbiamo rovinato, quindi deciso. Non l'avevano fatto più. Per fortuna che ora da quest'anno La mia Normandy. come si chiama? Non lo capisco bene. Anch'io lo so, se va a scatti, c'hanno internet che non gli va oggi, purtroppo, povero Dio. Faccio fatica a sentirlo. Ci sentiamo veramente 3 parole sì e 2 no, diciamo. Quello che ti stavo dicendo. Perché adesso che è meglio che se parli piano, perché se manca una lettera almeno si capisce il resto. Voi dov'è che siete arrivati, per curiosità? Arrivati. Voi dov'è che siete arrivati mentre io parlavo? Ah no, ma no, io capisco, però comunque ho capito la cosa del sindaco, l'ho capita. Posso dirti che è uno schifo, lo sai già anche te. Stavo dicendo che ora quest'anno è stato riproposto l'idea di aprire, sistemarla meglio e possibilmente sta cosa andrà in porto, quindi ora sì. Ma si rifà. Bisogna vedere. Ma il sindaco non vi dice nulla quindi stavolta. No, il sindaco è nuovo, anzi il sindaco questo nuovo io lo conosco e lui queste cose le supporta. Oh, meno male. Oh, i sindaci fanno la differenza, Vai fa così, e ora che l'ho incenerito gli sparo una bella mossa chiamata strage. Bellissimo quello. Perché devo fare combinazioni, ma te provalo tante volte, vai avanti. Allora dice, ma lui mi sta facendo nervosire con quelle sfide triangolari, consigli? Sono difficili, sì, a forza di provarle ci riesci. Non so,
Lo so, Matteo, io meno male che avevo il Bob ad aiutarmi, non so se sarei riuscito a farmi quelle sfide, avrei dovuto finire il gioco non completo, mi sarebbe dispiaciuto tanto, invece l'abbiamo fatto tutto. You. How can you even look me in the eye after all the way? Ah, senti. And then you fire me for Mi licenzi. Guarda che non era lei. Dice, l'ha licenziata l'altra Shepard. L'ha licenziata. Vada. Ecco, così si fa. Per farle capire che... avete visto? È così che si fa. Se guardi le live del Saci, è vero, guardati, recuperati le live. Tanto le abbiamo fatte in ordine, quei livelli lì. Abbiamo una mezza relazione con la train, ma proprio mezza. Ancora per molto. Che poi dobbiamo andare anche con la giornalista. E poi anche con un compagno serio. Quelli sono cose così, per divertirsi. Chloe insegna qua. Sì. Non rinuncerò alla mia nave. Comunque l'abbiamo fatto capire che ci teniamo lei. Come dire, l'altro è il clone malvagio. Tu mi hai licenziato, cioè mi è rimasto solo lo spazzolino. No dai, non ti mando via. Povera Traino. Ma Shepard è ormai esperta di ne ha di tante di quelle storie. Lei. Però siamo stati traditi da quello che era il compagno del 2. Che brutta cosa. Ah, cos'è sto spazzolino speciale? A volte ha un po' di comicità sta missione. È più comicità del resto, dai. Guarda lo Vrex che si infiltra stile Tom Cruise, ma con fisico. Sai che c'è da giocare per l'8ª o 9ª volta? Fallo, baba. È bello, magari se te lo pianifichi dopo Origins. Comunque dai, mi tengo qualche minuto così vi dico qualche progetto. Poi faccio il video, ma ve lo dico in anticipo, Ho parecchi giochi da portare. Comunque va bene, seguo il feedback di Hades, ma vi avviso che farò schifo su Hades. Non aspettatevi di buon gameplay, Non aspettatevi un buon gameplay perché tecnicamente dopo un paio di potenziamenti dovrei riuscire a battere il boss, questo boss mi massacra. Però prima la saga Assassins. Parti con un buon titolo, come si dice, un entry level nella saga. Un entry level. Pensa io, Baba, che di sera, prima di dormire, in realtà poi mi addormento, mi vedo sempre una retrospettiva in inglese di 6 ore su Final Fantasy. Ed è bello vedere tutte quelle curiosità, quei dettagli, vedere l'analisi del gameplay come una saga storica. È un esempio, una saga storica si evolve, come i primi giochi erano dei dungeon crawler ispirati a D&D, chiaramente era roba D&D, c'erano gli elfi, i nani, c'erano le creature della mitologia di D&D, c'era pure il Lich, che è quello che c'è di Baldur's Gate, insomma. E poi dopo si è evoluto in qualcosa di diverso. Piano. Mi muovo appena, ma fa ridere sta missione. Dati. Spero che sia l'ultima parte, così possiamo sbudellare quel simpatico personaggio del clone. Il mal di testa è ancora più forte. Più passa il tempo, più si fa forte. Perché fa ridere? È stata una bella idea prendere Vrex per fare lo stealth. Sai io. Stavo dicendo una cosa qua su... C'è cosa su... No, qua Facebook. Faccia libro. Su faccia lì, madonna, perché? Perché è pure un altro lo chiamavano così. Vecchio termine. Informazione. Madonna, qui ci dobbiamo andare qua adesso un video della un video di gaming, dove praticamente stanno facendo le cose su Air Simulator e si sono messi tutti nello stesso punto. Perché sti nemici che scompaiono? Guarda, sta missione ha dei nemici che sono veramente sgradevoli. Non dico perché sono veramente sgradevoli questi qua. Boia, questo qua l'ha congelato. Ti sparo un bel... Ti sparo anche un... Dato che ci sono, ci butto anche munizioni deformanti. O no? Usi le munizioni signorina. Sbagliato. Tosta. Sa, ci si è resa impresa.
sarà celebrato su Nibiru. Sarà dura, però sai che io non sono un manipolatore, Baba, non direi mai nulla per manipolare una persona, deve venire da dentro il desiderio, però ho tante cose che sto apprezzando vedere di questo video, che mi fa appunto capire come veramente a un certo punto possiamo dire questo, che è partito come un gioco esplorativo e dal 6 in poi la serie ha detto boh, la storia è la cosa più importante, ed ha iniziato a creare la storia in maniera cinematica. Io penso che Final Fantasy abbia dato quell'input, il 7 specialmente, quell'input di serie che hanno imparato dall'Occidente come Uncharted e tante altre, e sicuramente c'entra qualcosa, perché quel Final Fantasy 7 ha rivoluzionato il modo di fare una storia, ha rivoluzionato completamente in un'epoca dove i dialoghi erano minimali. Ma lo vedo in positivo, sì, io guarda, in realtà, io dico, la massoneria non è neanche una cosa così negativa, anzi, cioè, se la vedi come un centro di studio, come era in origine, non è una roba brutta. Jack, la WWE corre di pari, John Cena sarà a Raw. Che non l'hanno fatto ritirare allora? John Cena sarà? A Raw. Vabbè, dovrà dire ciao, ovvio, dovrà dire ciao, bella gioia, come stai? Ma no, ciao, e vince la Royal Rumble, sempre io. Finisce come è successo. Infatti, ma allora io apprezzo, perché c'è questo mio amico che dice che ne ha incontrato uno ed è stato no, hanno buttato via il criceto. Questo animale non può più stare in una nave da guerra. Oh, poverino. E praticamente aveva conosciuto questo e gli era fatto un'impressione così incredibile. Era proprio rimasto colpitissimo da questo massone, questa figura misteriosa che gli aveva stretto la mano e aveva sto anello particolare. Insomma, era rimasto molto affascinato, lo vedeva quasi come un personaggio di un libro, come se fosse uscito da un romanzo. Deve essere stata un'esperienza incredibile, guarda. Un'esperienza incredibile conoscere quella persona. Io non credo di aver mai conosciuto, guarda. Secondo me ci sono persone nel mondo che hanno queste grandi doti. Oh mio Dio. Mi sa che devi mettere il sound a parte, perché nella stessa frase non te lo becca. Eccolo, clone contro reale. Aspetta. Chi è? Domani The Last of Us, Baba. Domani arriva, Ciao, cometino. Soprattutto contro il tavolino. No, sound. Chi è che ha sparato questo sound? Chi è che l'ha sparato? Non io. Ho appena detto. Ha sparato lui da solo. Ma comunque dicevo, sono pirla perché non siete un cazzo? Parolacce. Siamo riusciti a evitare parolacce per 2 ore, arrivi te e dici quel ciumbia del giù. Sì, prima me l'hai fatto tirare perché quando ti ho detto bazooka perché sono pirla, io vado nel panico, vedo punto esclamativo, dico no, partirà un sound, ero preoccupatissimo. E appunto non ti ho mai trovato un sound col bazooka. Infatti non esiste, io ho visto solo punto esclamativo e sono andato nel panico. In realtà ci sarebbe, però sei tu che non lo... Senti, dove cacchio lo trovo sto bazooka allora, Carmelo? Io ce l'ho un sound col bazooka. Questo qua. C'è un grande bazooka, sentite, alla fine del sound. Sentite, sentite, aspetta, devo attivare il volume della TV per sentirlo. C'era il bazooka, ragazzi. Ma che cacchio è? I'm about to. Stop here. Dice stop here e poi non si capisce cosa, ma non si capisce una nostra, che ho capito. Si lascia l'immaginazione di ogni persona. Allora, comunque è tutta oggi che ho la mano gonfia. Ma questa cosa non va bene. Sai che mi ricordi quando Crash Bandicoot viene beccato da una vespa e gli viene tutto il braccio e la faccia gonfia? La stessa cosa. Non è che ti ha morsicato qualche vespa? No, perché stanotte mi sono anche alzato per magari provare ascolta. Aspetta, Baba, c'è bisogno di te. Devo fare una domanda seria, cometino. Sei andato a funghi? Sei andato a cercare funghi? No. Per caso hai trovato, hai preso un fungo chiamato Cordyceps?
No, solo per sapere che per caso aspetta, Cometino. Vabbè, scusami, non è una cazzata. Pensa, ha chenato nel caldo. Era chenato nel caldo, fortissimo. No, per caso quando ti guardi allo specchio ogni tanto ti spuntano delle come dire, delle specie di robe strane dalla bocca, ti spuntano. Perché? Non vedere, signore. Cordyceps Stage 1. Portare fuori la linea porca cercando. Vabbè, tanto ce n'è un po'. Come si chiama? Non notati, andare giù. Ma mi tocca. Allora, sto cercando le immagini. Aspetta, sto cercando se riesco. Non lo trovo. Walker. Ogni giorno sono nel bosco, a dire che in legna e ovviamente arrivando su. Boia, se cerchi Walker ti escono veramente le creature reali infette da... escono quelle vere! Non è una bella cosa che ci sono realmente. Non è una bella cosa. Vabbè, non si escono le vere? No, quelle vere, i veri creature reali infettate da codice. Vabbè, io pensavo che... Il cometino, guarda. Allora, io ho chiesto alla IA, mi dice che è un'infezione da vino. Devi smettere di darci giuco rosso. Ma tu pensi di darmi per vino? No, perché fare il bagno del vino rosso tutte le sere può anche causare qualche problema. Che cazzo? Ma tu fate stronzate più. Vabbè, io ho anche mal di testa, sono giustificato da me. In che fase è avanzata? No, è solo Walker, è solo la prima fase. Il cometino inizia a inseguirti e fare così. È solo la prima fase, tranquillo, quindi è ancora accettabile cometino, è solo... Ti lascio solo un sound, verrà. Non ne sparo altri, te ne lascio solo uno. Va bene, qua sono abituato. Ma perché il clone si ricarica? È il momento di fare casino! C-A-S-I? No! Abbiamo Shepard contro Shepard. Ma poi c'è anche Brooks. Cavolo, io devo far fuori Brooks, guarda. È Brooks che mi causa problemi boia. Ci siamo, comandante, allora. Esplosione criogena su sta disgrazia. Siamo stati traditi, quindi. Che succede? Bisogna mandarlo a dare Wolf. Secondo me sì. Vediamo. Allora, c'è Cla ti aiuta a risolvere il problema con la sua sprang. Quindi Cla si prende la sprang. Cla. Non vado a trovarlo. Cla, no, tranquillo, viene a aiutarti lui per il problema che hai tu. Una sprangata si risolve tutto, tranquillo. Una sprangata in compagnia va sempre bene, vero? Una spranga. Wow. Prima il mattone, poi fa stealth, perché sai Cla fa il grande stealth, fa stealth sul cometino, fa sorpresa, come quando Sephiroth faceva la sorpresa a Ares. Con Cla è tutto semplice, 2 o 3 secondi, sì, è veloce, proprio. E vedi che se ne va l'infezione. L'infezione da fuori. Io capisco poco. Ma perché lo sento distante come Tino? Sembra una voce da tasso alcolico. Un telefono sopra la tavola, sto bevendo un succo ghiacciato. Sì. Nella bottiglia. Fai bene a bere. Pensavo che fosse vino, guarda. Ma figurati, io non bevo neanche vino. Vabbè, ho capito, può capitare di sbagliarsi. L'ho fatto più da un vicino e lì c'era la figlia che voleva offrire a me e mio padre una tazza di tè. E tu dici no, la mia religione non me lo permette, dici così. Se la mia religione non me lo permette. No, non è che non... Qualche gente vede che non volevamo nulla. Sì. Infatti. Un succo d'ostrica. Sì, succo d'ostrica. Ostriche. Ma c'è un gatto sul pianoforte, cambiando discorso. Certo, però non so chi è, vado a vedere. Boia. È la Elettra. Mi ha visto? No, ti ha visto a te, cometino, ho visto. Ha scoperto che sei tu. Vabbè. Cosa? È qua, è arrivata Elettra. Vuole andare di là. Vede, è abituata. Ha sentito l'odore del bella illuminata. non so perché mi sono girato verso di lei.
Ma perché sta cosa del vino? Da quando lui ha cambiato nome, che è diventato Cometino, io ho detto fa rima con buon vino. E ormai è diventato il maestro del vino, lui ormai è il classico ubriacone alle 4 del mattino che cammina barcolando sotto il ponte. Alle 4 di notte con Alexa. Appunto, alle 4 di notte, che va sotto il ponte, che canta Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei stato il primo amore, no? Canta così, no? Che mashup tra incredibile. Ciao Cometino. Ciao Simo, è bellissimo. Perché la rima, sì, è colpa mia, comunque sono stato io. Mi scuso, ero a fare alert, per finta di sapere editare e fare alert. Beh, anch'io faccio finta di saperlo fare, non lo so. Ma allora, non posso far fuori sta Shepard finché c'ha l'altra, c'ha la sua amica che la protegge. Mamma mia. Shepard. Cambiamo argomento, ragazzi, ma voi sapevate che esisteva un cartone animato che c'entrava il Nanto? Il Nanto? Le stesse stelle di Oculto, scusami. Nanto? Ma il Nanto, scusami, è quello di Kenshiro, ma certo che lo conosco. Ma chi è che non l'ha visto? Io, Simo e Lio lo conosciamo benissimo, io, Simo e Lio, dai. No, ma ti ho posto questo discorso perché siccome ieri sera così stavano discutendo sul ho capito perché stai imparando il Nanto, quindi potrei fare come Rey. Mamma mia. Ma siccome ieri sera stavano in un gruppo, stavano discutendo lì del cartello stradale con scritto Nanto, perché esiste veramente in sto posto. Allora, c'è un paese in Italia che si chiama il guerriero non passa più. Che fine ha fatto il buon Seba? Il sacerdote sono io, il re è Cla. Il guerriero è... Secondo me Cometino è degno di un ruolo tipo... Io direi, non so, tipo il giullare, non so, qualcosa... il giullare fallo fare a me. Ma tu sei troppo serio. Sì, salva il clone e uccidilo. Uccidiamo io serio. Ma mi hai sentito serio? Vabbè, ma non fai... Non ti spari sound folli ogni momento della maschera. Cioè, lui è un po'... Lui lo vedo come una maschera. Lui è la maschera per me. Lui è proprio la maschera. Cometino è la maschera. Giullare, no. Dimmi. No, la maschera è Carmelo. Carmelo è la maschera. Sventa un piano fuori controllo. La maschera che utilizza per fare il supereroe. Lui è due facce. Non ce lo dice, ma secondo me lui è due facce. Lio è Zeus che si trasforma. Dai, Lio, ragazzi, bisognerebbe vedere la sua incredibile virilità. Lio è Zeus che si trasforma in capra per poter fare più dell'Olimpo. Toro. Toro. Ha fatto tante cose, si è trasformato in diverse cose, non sarà solo Toro. So che una roba era... Si è trombato magari in mezza Grecia. No, lui no. Lui no. L'ultimo no. L'ultimo è andato... l'ultimo decisamente no. Niente ruolo. Ti ucciderò, le dico. Io l'avrei gettata fuori da qui. Ma che odiosa sta qua, Brooks. Che roba cattiva questa Brooks. Guarda che si sta già liberando. Come odiosa. Si è già liberata. No, infatti. È scappata. Sì, mi mancherà. Non può più vedermi. Era la Never Seen 17. Non sapevo nulla. Sacerdote era... No, ma guerriero, io voglio un sacco di bene a Seba, Seba, ragazzi, è un mito. Spero sempre di accoglierlo a braccia aperte. Deve assolutamente attaccarsi con Lio, perché quando Lio... Ciao Francesco, ehi Jack! Oh, grande Francesco! Quando hai fatto anche le dirette Medieval, non ti ho seguito, che non ho ancora finito il gioco. Sì, non fatti spoiler. Per il resto è stato bello, posso dirti che l'ho fatto al 100%, quindi se ti serve per recuperare roba, trovi nelle mie dirette, io che vado indietro nei livelli, no, ho saltato una cosa e vado là e recupero e faccio tutto, l'ho fatto tutto in diretta, cioè sono contento. Sì, non è no, sono quando tipo un oggetto che ti serve extra. Come stai Francesco? Che bello vederti. Ma Sbaba non è più passato da... Sai, è colpa mia di Clark che l'abbiamo aiutato a entrare in una relazione, poi questa relazione l'ha distrutto. Ragazzi,
le relazioni sono robe toste, ti cambiano la vita. Sì, mi faceva spaccare da ridere, era fantastico. Faceva interventi che oggi YouTube gli direbbe va del retro, queste parole non le voglio sentire. È un peccato lì, io non l'ho potuto conoscere. Sai che lì ho trovato un video, lo faccio vedere dopo. Stavo cercando una. Te lo cerco, voglio farti una sorpresa lì prima di andare via. Ho trovato un video che ci sei anche tu, in questo mio video. Ma non sei tu. È complicato. Ma in che senso sei tu che non sei, ma non sei tu? C'è. Non entiendo. Infatti lo vedremo tra pochissimo. Cosa intendo? Party, huh? Well, no pressure. No one's gonna make you throw a party. Che cazzo è di sottofondo? Non io. Io che sto vedendo una cosa. Lui si guarda gli hentai in diretta. E Nintendo sono passati 5 anni, sembra neanche la metà. Baba, non sembrano passati 5 anni. Non sembrano passati 5 anni. Bene, Leonardo, abbiamo finito questa missione importante, trofeo sbloccato, e siamo tornati alla Normandy. Così faccio in tempo a fare una sorpresina a Leo. Tanto sto mandando avanti il video. Fagli vedere quando arriva. Sto preparando. Wait, I am in charge of the guest list. Yeah, so there's no uninvite button on this thing? Alright, but if and when I decide to have a party, I invite the rest. Sto cercando. Cortez just invited James. So... Ok, l'ho trovato. No Adesso promises. lo ricordo. Bene. No, ma è bellissimo però che... Comunque siamo amici di 5 anni, incredibile, ragazzi. È sempre bello quando è così. Jack, io e te? Dico io e te? Io forse siamo più di amici da 5 anni. Ci siamo conosciuti però meglio di recente, negli ultimi anni, proprio per conoscerci bene. Io pensavo che tu eri calabrese. Pensavo che eri calabrese una volta. Pensavo Ma come? Io mi ricordavo che eri calabrese, poi in realtà eri sempre fiero siciliano, ci tengo a dire fiero. Bisogna essere sempre fieri delle proprie origini, mai rinnegarle. Certo. Vabbè, ma mai rinnegare le origini, infatti. Diciamo che per quello che è successo ai tempi c'è stato un periodo che sinceramente sono ancora in sto rinnegato posto. per cose mie. Sì. Ma no, stereo non voglio. Perché devo usare lo stereo? Vabbè. Scusami, tu dici che dobbiamo vedere ancora. Ok, sto arrivando. In che senso? No, nessun senso. Che a proposito di cose, Jack, su sta cosa degli anni, sì. Becca il tuo primo video in quest'estate e da quest'estate sei finito nel recap di video in cacchio. Ah, beh, una buona cosa. Ah, guardate cosa vi faccio vedere, ragazzi. Mettiti il volume. Leo the Dark Wolf contro... Perché c'è un 3 caramello? Cioè, scusami, io perché avevo quelle... Non so perché. Contro Seba! Mamma mia, Leo contro Seba, ne parlavamo. Incredibile. Di lui. NR e Seba. Mamma mia, Leo contro Seba. Che sfida. E tu sei che favorito. Grande potenza. Ma io vorrei capire, scusami, che io ai tempi avevo il costume ed è tutto nero di coso. Evidentemente eri nella di Seth Rollins. Non lo so. Avevo il codino, vabbè, domani pomeriggio da Carmelo a grazie. Un abbraccio da Michael De Santi, mi è costato 15 milioni. Boia. Ragazzi, zitto un attimo che c'ho... Entra Leo, guardalo. Ma che faccia arrabbiata, è pronto di studio. C'era Seba. Ma sembra Ciccio Gamer, ragazzi, sembra Ciccio Gamer. Si assomiglia davvero. Ma che laggava, come laggava il gioco. Sì, vabbè. Arriva. Devo togliere la musica, questa qui è copyrightata, è la musica italiana. Ma cos'è il Nehal? Ma cos'è Madonna Seba? Aveva un atroce sulla faccia.
Sento Johnny Gargano. È spaventoso. Sembra un misto fra un generale e il pupazzetto, quello là è il cattivo di Ghostbusters, quello là è l'omino della Michelin, come lo chiamo io. Si assomiglia. Sì, grazie Jack, grazie per paragonarmi allo... No, lui! Sto parlando di Near, perché c'ha quel cappellino che sembra l'omino della Michelin. Vabbè, quello di Ghostbusters si chiama Stay Puft. Come si chiama? Stay Puft. Stay Puft, ok. Stay Puft, Marcello Marshmallow Man, sì. La nazione, Jack. Bello. Era il 2, mi sembra. Attenzione, guarda, vediamo. È una bella sfida, ragazzi. Mi sono emozionato. Cioè, vedete, nella gabbia Lio e il buon. Lio e il buon Sebastiano che si menavano pesantemente. È la sfida dei match fra utenti. Che roba. È poi non so prima o dopo che c'è stato... 3 anni... No, dopo, era 3 anni fa. 3 anni fa. No, perché non volevi che fosse stato quel periodo. Ma guarda che prima non ero neanche... Ma no, era dopo, assolutamente. Guarda, 4 anni fa, 2021, perciò 2021, figurati. Ma chi è che mi spalanca le porte? Era quel periodo. Ma era non è quel periodo che era successo quel fatto lì. Era quel periodo lì? Ma non è possibile, ero già fermo da un anno. Strano. Ero già fermo da un anno. Era il periodo del coso, del come si chiama? Era il periodo da come si chiama? Da quarantena. Quarantena, sì, era un fine. No, è già finita la quarantena. Eravamo metà fine quarantena. E era successa con quella. Quindi ha vinto Seba, ragazzi. Pazzesco. Pensavo ma Jack, dovremmo riprovarcela. Ma non voglio giocare a giochi di adesso. Senti un bel po', ma non ricordo quando. Baba, mi spiace perché ti sei perso quel progetto. Secondo me ti saresti innamorato di Final Fantasy VII perché è bellissimo. Adesso ti faccio vedere ancora una cosa. Jack Leone. Max Final Fantasy 7. Voglio solo farti vedere quando esci dalla ma dove la trovo? Playlist, perché non si riesce a trovare playlist? Ecco, no, non la trovo. Ho trovato il gran finale. Aspettatino, no, il gran finale no, niente spoiler, ragazzi, niente spoiler. Non sono così matto per mettervi il gran finale. Faccio vedere una cosa. Che è questo suono? Che succede? Che è? C'era qualcuno che stava facendo gli applausi. Sembrava fa. Ma come fa? Sembrava fa. Ecco qua. Faccio vedere questo. Momenti e sotto, vedi lo sguardo compiaciuto di chi. Vabbè, qui ho un loop. Io sto vedendo un vecchio video mio, dove nel video stavo vedendo un altro mio vecchio video, cioè è un loop assoluto. Stavo vedendo, vabbè, qui c'è un po' le locanda di calma. Faccio vedere quando si esce. Claude è un pirla. Ma no, ho fatto un capitolo chiamato Claude è un pirla. Veramente, Claude è un pirla. Ciao Tifa. Ma come hai fatto un cosa? Sì, perché qui la tratta male, lo so. Quindi le dice. Vabbè, è una lunga storia. Faccio vedere quando si esce. Vabbè, qui stavo giocando a carte. Adesso credo che. Infatti sembra un rumore di sacchetto. Sì, esatto. Si può anche perdere. Si può perdere. Sì, così era bello il gioco di carte di. Il gioco di carte di Final Fantasy Rebirth è bellissimo. Tanto però poi lo devo riportare perché mi avete votato quello. Faccio vedere quando si esce. Social link. Sì, giochiamo a carte. Basta carte. Andiamo oltre. Can città aperta. È una citazione da un film italiano famosissimo. Roma città aperta. Perché si va è calma. Perché è molto molto aperta questa città. Appuntamento con aerei. Si arriva adesso. Under pressure. Trasmutiamoli tutti. Oggi calm. Faccio vedere. Facevo vedere com'era nell'originale. Faccio vedere la differenza fra originale e qui. Arriva, ragazzi, arriva. I corridoi. Siete pronti? Arriva, L'effetto del. Guardate, il primo. Ciao Xinkai! Il primo momento magico quando vedi l'open world in questo gioco. Avete detto. Emozione pura. Guarda, l'atmosfera quando vedi il mondo aperto dopo tutti quei corridoi. Guarda. Oh, è bellissimo. Guarda, una prateria estesa, curata benissimo.
Guarda la natura, che non può, almeno non puoi fare del male agli animali. Ciao, Prima o poi devo Xinkai! prendere l'originale e provare a trovare L'originale qualche è bello. patch in italiano e per... Esiste, ma te la sconsiglio la pace in italiano, fa schifo, cavolo, pieni di parolacce ovunque. Che hanno cambiato un sacco di roba, hanno voluto aggiungere miliardi di parolacce. Io lo critico da 20 anni quella pace in italiano, sono 20 anni che continuo a criticarla, perché un conto è tradurre, un conto è iniziare a aprire insulti. Ciao, Xingai! Sì. Bello, bello. Guarda, è stato emozionante, poi vedi proprio come... ho paura che mi becco lo strike per la musica. Già nei video questi qua ho già gli strike per la musica. Cioè, e quindi vedi come i personaggi parlano e poi finalmente da lì in poi puoi esplorare. Ti faccio vedere il video dopo. Come faccio a mandare? Vedi, puoi esplorare. Guarda, il viaggio vero inizia adesso, dice. E da lì si parte ed è stato un gran momento. Devo dire una cosa, Xingai, ascoltami, scusami se nell'ultimo video ho spiegato nel finale si vede vado non si sento scatti lì, io non sento nulla, scusami. Aspetta, Xingai, quando puoi esplorare l'open world. Volevo dire a Xingai, volevo chiedere scusa a Xingai se nel mio ultimo video, quello lì di Toga Race Driver 2, nella parte finale c'avevo sync con il video, non so cosa sia successo. Incontravo i personaggi strani, le fattorie. Non so cosa sia successo, quindi ti chiedo scusa in anticipo, Xingai. Chocobo Ranch. Ragazzi, questo per me era il massimo, veramente, poter esplorare. Esploriamo la mappa, OG Rank. Poi quanti capitoli che ho fatto? Chloe la principessa. Io devo riavviare il PC e nel frattempo, allo stesso tempo vi saluto. Buona grazie serata, Simo, un abbraccio. Io Ci becchiamo ancora tutti dalla chat domani faccio l'ultima, che poi in realtà voglio fare ancora qualcosa per fare quel finale là insieme. In questo gioco combatti mostri enormi. Oh, mostri giganteschi, ovvio. Non è Monster Hunter, non è Monster Hunter. Statemi bene. Ciao, grazie Simo. Poi devo sempre sentirti per quella roba di Resident Evil, che sono curioso, mi parli di Resident Evil, hai tutta la mia attenzione. Va bene. Ciao. Sì, certo che mostri enormi, ma anche mostri piccolini, diciamo. Normalmente sono piccolini. Però lì ho preso le scuse. Lo so, Xingai, però ti avevo promesso che avrei dato una serie perfetta come era e invece... Questo c'è il Chocobo qua, c'è il Chocobo. Vabbè, i Chocobo ci sono sempre. Basta. Però vedi come è cinematico questo gioco, è cinematico. Per fortuna che non è il Chocobo. No, quello c'è, ma poi il Giga c'è. Ragazzi, ho dato dei titoli bellissimi ai capitoli. Chi è che le mette le paperelle? Non so, per me è troppo fantasy. Ma in realtà è più fantascientifico che fantasy. In realtà la fantasia di Final Fantasy VII... Perché adesso le hai sparate tu, io ne ho sparata solo una. Allora lo confessi che hai sparato le cose, come si chiama? Le pape. Attack frontale. Una le ho sparate, scemo, una ne ho sparata. Sei tu che ne hai sparato un miliardo. Le parole come Tino, le parole. Devi dire caro svitato di un Lio che dagli dello svitato lo sarà e come? Dai dello svitato, dell'ubriacone, dell'assoggettato dal bovino, queste cose qua belle. Ma no, per la parola con la S no, dai. Cosa dice Menagramo? Esatto. Dice figlio di Forrest Gump. No, quella è brutta. Quella è troppo, scusami. Ragazzi, se è troppo, dai. Non è troppo, no, dai. Diciamo il figlio no, il fratello. Madonna. No, che poi me la se la prende con me. No, sto scherzando, dai. Ecco, vedi. È molto allegro Final Fantasy, c'è Sephiroth che fa gli assalti. Sai, ce non hai messo il camino? Nella mia stanza? Ah, sì. Ma perché oggi ho lasciato luce accesa? Io ho sentito un cretino, quindi... Camino. Guarda. Oggi quindi ho acceso la luce per niente? Ah, come sfondo? Perché c'è anche il camino? Stai dicendo che c'è il camino come sfondo? Ancora questo cretino? Ma camino! Oh, c'è veramente un camino! No, ma dove? Guarda! Non ho capito, bellissimo! Sta bruciando il logo della Play.
No, Vabbè, è lì se sulla Play. Sì, sulla Play, sì. Pensavo sul desktop o in casa o nella tua stanza. Dico, vabbè, se Jack dice cretino non è... No, non dico. Ma detto Camino, ma porca vacca, oh. Camino. Allora sei sotto tu? No, è sottoscritto. Sta impazzendo lì, fra un po' si rasa la barba come Tino per la follia. Si sente che suono, è bellissimo il camino. Io ho sentito cretino. Grazie, non sapevo che c'era. Basta. Ma sai che bello sta cosa? Vabbè, il camino è un po' cretino, dai, diciamola così, perché ti sta fare... Vabbè. Sandra Raimondo. Questa qua. Perché poi in realtà sapete, sì, come Tino, scusami, Lio assomiglia un po' a Raimondo, però come Tino è come Sandra, scalcia, inizia a scalciare, scalcia sempre, scalcia, tira calcio. Scusa, perché come Tino dovrebbe essere Sandra? Perché scalcia, lui perché scalcia. Lui. Sandra, io Raimondo Vianelli. Si rilassa, esistono video su YouTube, perché comunque specie in Tocca Race, ci sono auto che sono toste da guidare, Dio, non hai idea di quante volte sono finita dritta. Posso immaginare. No, Xingai, l'aria che... Cioè, l'AIA è talmente fetente che mi spingevano... Fetuosa, non fetente, fetosa, si dice fetosa. Non si dice non fetente. Mi si è appena indoppata un'orecchia. Ma sì, c'è fetosa, non fetente. Scusami, che siciliano è che dice fetente? Comunque, come diceva un famoso attore, cretino è chi cretino lo fa. Sì, faccio il famoso... Io conosco una sola cosa dello yoga, conosco solo il cigno, che è quella che ti metti così e poi infili il piede all'altezza del ginocchio e inizi a fare... il cigno. No, non fa così male, no, è fattibile, questo è per principianti. E senti proprio la schiena che tipo si contorce. Sembra quasi che sto sforzando per andare in bagno. Questa espressione come la moglie di Michael Santa mi piace. Diciamo che l'istruttore yoga se ne intendeva, perché la aiutava. Jack, manca un minuto, signor Jack. Lo so. Allora, vedete, lei si piegava per fare appunto il yoga e lui l'aiutava a tirar fuori il chakra che c'era in lei. Cosa come Dino? Che qualcuno ha detto cretino? Ancora. Per una buona volta, va. Che nessuno ha detto cretino, sei tu che lo sei immaginato. Allora, comunque bisogna creare un comando punto esclamativo etilometro per suggerire un test dell'etilometro al buon cometino. L'etilometro lo servirebbe a te, ad Alexa. Io posso anche farlo, io soffiare in un palloncino non ho problemi, non mi vado certo a tirare indietro. Io avrei problemi perché talmente ci metterei cosa che là riuscirebbe da qualche altra parte, non voglio fare scusi, ma la bocca no, la bocca è roba antiquata, oggi si comunque come dire, non c'è niente di male a pensare che qualcuno è credibile. Ma perché sembra con i baffi, ragazzi? Guarda, sembra con i baffi, in realtà mi sono tagliati oggi. A te? I baffi, ma non sarei pensato a dire Mr. Baffo, non sarei mica pensato a dire Mr. Baffo. No, chi? Ma vuole interpretare One Sina, no, quello lì. Ancora ti insulta, allora, comunque Sinke lo conosci? Sinke, tu che sei una grande esperta, lo conosci adesso? Quello che gioca Christian, l'ho provicchiato. Roberto da Greve. Ma mi fate parlare. È quel baffo lì, ok. Ed è bello, ma sono scarsissimo in questo gioco, veramente, sono molto scarso. Barba lunga, barba no, però come sa anche il buon Lio, che intanto rimane sorpreso perché Io dice che io sono la persona più virile della storia, quindi lui ama questa immagine. Vedi questa qua, Jack coi baffi, questa immagine qua è un'immagine colossale di io negli anni 70 che andavo certo raga, perché Jack era un grande modello dei night club degli anni sì, un grande come Tino gli faceva da bodyguard. Il bodyguard. Quindi no, barba mi dà proprio fastidio la barba, però i baffi danno fastidio anche a quelli. Gli facevi da bodyguard. Non lo conosco, ho visto qualcosina e sembra carino, sì. Io sono il Sace e vengo in pace in questo mondo di gaming corrotto. Ho fatto le ossa giocando. Ti faccio vedere che cosa ho comprato su Amazon. Il mondo. Sì, non lo sai che sono il Sace e lo vuoi. Vengo in pace, sì.
pronto? Signora, pronto? Guardate cosa ho comprato, ragazzi. Ho comprato... lo sto guardando adesso perché... Sì, ma lo dico io. Una guida ai giochi di ruolo giapponesi. 652 pagine di guida illustrata, ragazzi. Io non vedo l'ora che mi arrivi questo libro. Pazzesco. È la storia dei giochi di ruolo. Signora, pronto? Carmelo, il microfono, ti stai telefonando. No, è che c'è la signora che non sente. Signora. Che ha fatto cosa ha detto a Jack che non sa sistemare. Ma tu che non sei un maschio, non sai sistemare il citofono. Io penso che devo beccare la Pronto, signora? Abbiamo il premio tempo al Sash. È troppo gentile. Ragazzi, l'ora. Ci salutiamo bene domani o forse... Però io ripeto, il 17 non voglio concludere, non è che sono scaramantico, non mi piace di concludere lì. Piuttosto faccio una pausa mercoledì e torno giovedì faccio qualcosa con Hades. Però ripeto, per il momento considerate quella di domani l'ultima, tanto io devo riposarmi che ho sto mal di testa terribile in sti giorni. Però è vero, il suono del camino mi aiuta, mi rilassa un casino. Veramente il cammino. Domani finiamo la stagione 2 della Last of Us, praticamente, finiamo domani, grazie, buona serata, ciao a tutti, ci vediamo domani, ore 17.